Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Ah, mi siete mancati ieri. Mi scuso, non stavo bene. Non ce la facevo, ero proprio KO. Ieri veramente poteva fare un conto di 3. 1, 2, 3. Non mi sarei alzato, purtroppo. È stato un pomeriggio pesante a livello di mal di testa. Cioè, mi scuso, non c'ero. Oggi ci sono e vorrei sempre essere qua con voi, veramente. Non avete idea di quanto mi fa piacere trascorrere queste due ore, 2 ore e mezza, diciamo, quotidiane insieme a voi. Veramente è il massimo che posso ottenere. Thank you very much. Thank you very mucho. Ok, allora, ecco qua. Allora, intanto vengo su Discord e fa vedere. On air. Va bene, quindi quando qualcuno vuole mi viene a trovare, sì. Va bene, perfetto. Allora, intanto riprendiamo il progetto Overlord, vi devo raccontare cosa è successo. E ragazzi, io non avevo inteso, ma è spettacolare questa storia del progetto Overlord. Ma io ho cercato delle opinioni in rete, ma è molto meglio di quello che pensavo. Non è io pensavo, vabbè, è una storia all'Alien. C'è questa intelligenza artificiale che è uscita di senno, non proprio di senno, è iniziato a prendere il controllo delle stazioni e direte, vabbè, no, non è solo quello, è che c'è dietro la storia di due fratelli. Che fine ha fatto David? Ciao Leonardo, un abbraccio, scusami ancora per ieri, sono stato KO, mi scuserò con ognuno di voi ragazzi, ieri proprio... era pesantissimo ieri per andare in diretta. Veramente avevo questo problema. Adesso per fortuna sto molto meglio. Oggi sto molto meglio. Cioè, non è che dico che sto proprio benissimo da fare i salti al contrario, cioè camminare come la bambina dell'esorcista, Però, diciamo, quello non vorrei mai farlo, neanche se sto bene. E praticamente siamo tornati qua, in questa bella storia. Ciao Leonardo, ci sono i sound attivi, se vuoi. Gli dai anche i punti onore. Abbiamo le nostre amiche Jack e Shamar. Allora, sto... Speriamo. Avevo chiesto il cecchino! Il cecchino! Ma vai via, vai! Cioè, no, via! No! System malfunction, come? No! Mi prende in giro! Siamo. System malfunction, mi prende in giro questa cosa. Ah, ragazzi. Che trollata, che trollata. Sì, speriamo. Speriamo. Ora vado. Allora, comunque, tutto bene, dai. Finiamo questa storia qua. Poi domani arriva Medieval 1. Ma boia! Ma mi spiegate perché non riesco ad andare avanti? Mi sono rivisto uno spot con gli orsetti. Gli orsetti a Coca-Cola erano bellissimi, dai. Sono d'accordo. Vai, forse stavolta ci siamo. Oh, funziona! Funziona finalmente. Oh boia, mi sa che non sono solo qua. Vedo qualcosa di brutto lì. Mi nascondo. Davide. Allora, questo David è diventato la IA. Era un genio della matematica. È diventato una IA vivente. È veramente spaventoso il potere che ha questo David. E non è colpa sua, gli hanno sperimentato sopra, ragazzi. Non è che lui voleva diventare cattivo. Non è cattivo. L'hanno fuso con la IA. Insomma, non è mai una bella cosa quando fondi un umano e una IA insieme. Poi finiscono male. Comunque com'era questo spot? Io me ne ricordo qualcuno molto belli. Ecco la IA. Questi suoni di odio. Però... Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Oh boia! Facciamo una brutta fine. Oh boia! Sì ragazzi, ma non è normale. Moriremo tutti. No. Mamma mia, ragazzi, è pesante sta roba. Vedi? Archer è il fratello di David. I ricordi che non svaniscono mai. I ricordi sono sempre con noi, E poi sono belli i ricordi, Leonardo. Sono bellissimi i ricordi. Spero solo che stai bene oggi, Leonardo, almeno tu. Spero solo che stai bene. Ecco qua. Perfetto. Computer viola. Viola non nel senso del colore. Allora. Oh boy, ho sbagliato. Vabbè, 33 tentativi rimasti. No, scusami, Excuse me. Ah.
Tutto bene, meno male. Leonardo, è la cosa più bella sentire uno che dice tutto bene. Non sto scherzando. No, non qua. Ma no, ancora devo fare l'ascensore. Che incubo. Vedi che sto mese ormai l'ho vinto. Domani c'è il gran finale, Leonardo. Domani giornata Halloween. Domani con un bel Medieval, che è un bellissimo gioco. Hello! Ciao Leonardo, ciao Carmelone, come stai? Carmelita, come si dice in Messico. Ma non sei una carmelita tu, sei un carmelito al massimo. Carmelita no, non sei una carmelita, cioè, massimo. Comunque, tu hai visto quello che ti ho mandato, vero? Sì, ma pensa che dovevo commentare, purtroppo sono stato molto male ieri, mi scuso perché ieri sono stato proprio a pezzi, sì, vabbè, ma te cavolo, boia di nuovo ho sbagliato, io non so cosa c'ho oggi, sbaglio tutto. Allora, magari se sposto questo è meglio. Allora, come io dicevo, ieri purtroppo non sono stato bene, ho avuto sempre un po' di mal di testa, ma forte, proprio forti, quelli proprio da KO. Come dicevo, mi sono scusato con voi perché mi aspettavate, poi non potevo esserci, ero veramente messo male, volevo fare della stofasi, lo faremo poi mercoledì. E domani invece Medieval. Io sono emozionato perché Medieval non ho ancora giocato io. Cioè, tu l'avevi giocato, vero? Medieval 1. Avevi giocato Lio? Non ti sento, Lio? Che è successo a Lio? Non lo sento. Ah, eccoti, ora ti sento. Sentivo a scatti, scusa. No, c'è qualche problema. Mi scatta la tua voce. Magari stai caricando un video? Per quello spiegherebbe perché rallenta un po'. È normale. No? No, è che nel mentre che sto parlando con te, sì? sto montando un altro dei video lì. Ma strano, montare video non dovrebbe rallentare. Adesso ti sento. Adesso ti sento. Il fatto è che sto utilizzando coso. Clipchamp. Sto utilizzando, com'è che si chiama? Clipchamp. Clipchamp. Quindi possibilmente è per quello. È pesante Clipchamp? Non sapevo che è l'unico perché no, non è che è pesante. È che è l'unico che me lo fa fare a 1080p 60 frame. È vero, una volta non lo faceva a 60 frame. Cosa? Come che si chiama? Fermora? CapCut, se non mi sbaglio. Ok. No, CapCut. Sì. Prima me lo faceva fare a 1080p, poi con gli ultimi aggiornamenti in 1080p me l'ha messo con il fatto che deve guadagnarci sopra, quindi personalmente preferisco. Io ho avuto lo shock oggi. Aspetta che c'è un sound. Dicevo, grazie Leonardo. Dicevo, praticamente ho avuto uno shock perché Udio, quella che uso, la musica IA che scarico per montare sotto i miei video, che ci metto la mia musichetta, hanno bloccato i download. Da oggi non si possono più fare download, neanche dei brani che generi te. I generi sono online. Ci sono altri modi ovviamente per non scaricarsi, ma riuscire a campionare la canzone, se capite, ci sono altri modi. Però ripeto, non è bello perché fino a ieri ho sempre scaricato le mie canzoni. Sai perché? Per il fatto della cosa. Per il fatto del. Ciao Andy! Ciao Andy! Per il fatto del copyright. No, ma non sono copyrightate, sono generate da zero. No, è un'altra cosa, si è fusa con Universal Music. Cioè, penso che Universal Music sia comprata Udio, penso. È strano perché pensavo che le case fossero contro l'uso della IA, invece questa se l'è comprata, cavolo, buono. E allora è andato festeggiamo togliendo i download. Andy, che storia. Di più lo sai forse qual è, perché non so se tu hai sentito negli ultimi tempi. Sì, ho sentito il problema legato anche tu mi avevi detto guardati qualche video, mi sono visto Martin Luther King, che non era lui ovviamente, che vinceva il titolo, che faceva l'Hill. Martin Luther King che torna Hill. Che torna Hill. Sì, fischiato da no, ragazzi, no. Vabbè, ho capito, sono idee geniali, ma allo stesso tempo sono irrispettose.
Jack, te lo dico, se qualcuno nella tua federazione arrivasse a portare Non è più una federazione, sono fermo. una versione così Ciao, di Martin Andy. Luther King a tutta la mia cosa, perché Però ripetiamo, non si deve chiamare così perché mi spiace, ma ragazzi, la memoria ha ragione la famiglia di lui, la memoria di Martin Luther King va rispettata. Allora, questa storia è inquietantissima. Immaginati, ci sono due fratelli. Lu Mater King, ecco, gli abbiamo invertito cose Queen, con i baffi di Freddie Mercury. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. No, oh yeah sembra Paul Beer, presente quando entrava Undertaker e faceva oh yeah, con quella voce lì. Era fortissimo Paul Beer. King is alive, Undertaker. Ma io lo adoravo Paul Beer, era Ma tu sai che fantastico. in un fumetto con protagonista, se non mi sbaglio, io proprio di Undertaker, Universal è se non furba. mi sbaglio, c'è un Massimo. Oh, che voce! Ma boia! Diamond mi ha spaventato. Perché mi sono spaventato per Diamond? E Diamond non è un Vabbè. ragazzo spaventoso, non è spaventoso, non è mica No, il no, Grinch, no. Poverino, cioè. Non è mica il Grinch. Non sono mica quello di prima che si divertiva a gettare i tubi metallici in terra. Ah, beh, mi diverte. Guarda, ce l'ho il sound del tubo metallico, ce l'ho il sound del tubo metallico. Vabbè. Comunque, mitico Diamond. No, non è come qualcun altro che diceva, perché poi trascini la gente nei boschi della Toscana. No, non è vera sta cosa, non diciamo Ma cavolate. chi è che lo diceva? No, non posso dire! Non posso dire! No. Oh, no. Ah, adesso guarda. Ma in realtà non ci ho mai creduto Curioso, sta cosa. qualcuno ha detto qualcosa su di me del genere che andava a fare cosacce nel bosco. No, non ha detto quello. Non ha detto quello. No, perché se ha detto, non è che qualcuno questo qui che ha mi di- detto non ha detto, non è che cose magari del questo mi genere dice su di me. No, aveva detto, non è che questo qui Non va- continua a dirmi dai, vieni a trovarmi in Toscana che ti porto nei boschetti e poi ma cosa? Non è vero. No. Allora, No, Gesto ho di capito- Crash Bandicoot quando finisce il livello. Ho capito chi. Ho capito Hai chi. Mi ha capito detto. chi? Hai No, capito. no, la mia frase si limitava tipo: se tu venissi in Toscana, almeno ti farei fare qualche passeggiata nel bosco. Faceva Ho gli detto solo screen fuori il contesto A fare di quello che trekking. dicevi. Sì, ci credo, ma se lui non mi possa io fare io parlavo trekking. del trekking. Ho capito, Trekking, anche mica l'altra parola in cosacce, inglese trekking. finisce con ing. Anche l'altra parola in inglese finisce con ing. Trekking. Infatti, ma io parlo perché io in genere quando alcuni vengono a trovarmi andiamo sempre se vengono. Guarda, è una estate, bellissima attività, devo dirlo. Io l'ho fatto andiamo in sempre a montagna. fare la Bellissimo. consueta passeggiata nel bosco Guarda, qua perché sono posti bellissimi. A parte tutti Qua gli a scherzi, è una Camaldo, ad bellissima esempio. attività, perché io lo facevo in montagna, ma fa bene alla E poi- salute. Fa bene alla salute. Se Arrampicarsi. tale persona aveva inteso qualcos'altro. Ma non lo so, magari. No, non è quello, magari cambiavi idea da No, un giorno perché all'altro. io non gli volevo fare nulla. Questo Ma ci credo! Ma ci Vabbè. credo, vivamente, ci credo. Lo sai perché anche questa persona con me non era mai stata perfida o aveva No! distrutto il mio equilibrio. Il tuo mondo su Minecraft forse sì, quello- In realtà alla fine non era lui, perché scoperto, lui si è aveva la scoperto. versione aveva la versione Java lui. E io la Bedrock. Ma scusami, su PlayStation non c'era Bedrock su PlayStation? Sì. Allora aveva anche la versione PlayStation, aveva anche la. Non lo so perché. Sì ma che ce l'aveva. non so. Scusami. Probabilmente era forse una delle mie conoscenze qua che Ma non possono entrarti ha se non sanno la approfittato. password, però non possono entrare. È impossibile, So, cioè, probabilmente assolutamente sarà impossibile. stata una falla. Infatti dopo ho cambiato tutto e ora il mondo di Minecraft lo gestisco dal computer perché ho rifatto tutta la cattedrale. Come va tutto. con Minecraft? Come va? Non ci tocco un po' mano, ma almeno tutta la cattedrale l'ho rifatta dal computer. Sì. Sì, beh, è una L'ho bellissima ricostruita cosa. da zero. Fatemi fare uno shoutoutino anche all'amico Diamond, che è un bravo ragazzo e sarà felice perché ieri sera come me si è visto Inter-Fiorentina, si è visto una bella partita, secondo tempo. Lo so, il problema è che quanto aspettano a esonerare Pioli a Firenze? Dagli fiducia così adesso? Ma è come- guarda, io ho visto una cosa veramente tossica, ma veramente tossica. La volta scorsa, la partita precedente, che c'era la Fiorentina in casa contro, non mi ricordo contro chi giocava,
avevo visto, oh ma ragazzi, ma non si può, vicino ai commentatori di Sky c'erano i tifosi della Fiorentina, alcuni che sentivi che dicevano delle parole veramente terribili, cioè non posso dire cosa dicevano, ma dicevano delle parole veramente brutte, e cavolo, ma non puoi così, comunque il tifo, non puoi sputare addosso alla squadra e tutte queste cose qua, cioè ogni volta, ma uno dice, ma guarda che si è fatto male, ah sì, ma chi se ne frega, doveva segnare, ma dai, cioè la gente pretende troppo, dai, su, alla fine la squadra non è... Sì, certe volte sono un po' troppo... avidi, come si può dire. Sì. Poi ogni tanto qualcuno spuntava qualcuno che aveva la voce della ragione. Ripeto, io ho anche un grande amico tifosissimo della Fiorentina di Firenze, perciò ovvio molto tifoso, è una persona intelligente, sapeva quello che diceva, però ripeto, non è che sono tutti così, cioè solo che vicino ai commentatori doveva proprio esserci quelli, i classici populisti che ma così, ma sto... Vabbè, non posso dire le parole, non voglio neanche che ci Stoccolma. pensate. Sì, esatto. Ciao, sì. Ciao Raffaele, benvenuto. Parlavamo della Fiorentina, non la bistecca. Io non capisco perché quella persona, anche se gli scrivo cose proprio tranquille, doveva andare a farle vedere a tutti. Che cavolo ne so? Non lo so io. Non lo so perché no, perché la collezione delle tue dita, la collezione delle tue unghie, scusami. No, perché quando quando dicevo che ero nervoso, ma anche lui se le mangiava più di me. Ho capito, ragazzi, non c'è nulla di male, non è che ti ammazzano, cioè, se si mangi le unghie. Ma proprio non ti ammazza. Esatto, violare la mia privacy in questa maniera, dai. Questa è violazione di privacy. Dico, se te ne va una di traverso fa a parte che sicuramente mi sto mangiando di meno, anche perché comunque Jack, ti volevo dire una cosa. Sì. Possibilmente dopo, anche Sì. se sono in chiamata, Sì. stacco un attimo il microfono, Certo. perché devo finire di registrare diciamo così, i penultimi 2 video prima di... Ma certamente Lio, ma ti capisco al 100%. Allora, volevo raccontare... Ciao Matteo, hai visto la rovesciata di Law in Tekken? Farò poi Eddie, ha fatto Wata! E ha tirato la palla da beach volley addosso a Gon. Fantastico, avevi ragione, è eccezionale. Stiamo parlando della Fiorentina che quest'anno, insomma... Non è la Fiorentina che riconosco. Io ieri ho visto anche il Parma mi è sembrato spento, proprio... Cioè, una squadra che fa fatica. Una squadra che proprio fa tanta fatica, cioè... Ma poi ha fatto 4 gol in 9 partite il Parma, cioè... Ma non puoi vedere una squadra così che non ci... La Roma allora è prima avendo fatto solo 10 gol in 9 partite. Sono stati gol selezionati bene, sì, Roma è prima. È assurdo, ragazzi, però ripeto, sono contento perché la Roma sono anni che lavora sulla sua squadra, sono anni che lavora al mercato, lavora ai giocatori. Il Parma quest'anno veramente non ho mai visto un Parma così brutto, veramente rovesciato. Ho visto uno bellissimo a Bonazzoli ieri sera in Genoa. Oh, non ne ho ancora visti i gol di Genoa Cremonese. Devo vederlo, grande Bonazzoli. Bonazzoli il fisico ce l'ha sempre avuto. Como sta facendo un campionato fantastico, sì, di bello aveva la maglia ieri. E il Parma è bellissima quella maglia bianca crociata tipo vecchio Parma, che bello, io adoro quel Parma lì, ero fan di quel Parma, il Parma degli anni 90 mi faceva sognare. Raffaele, tranquillo, tanto io ho il coso degli highlight, dopo li vedo vedere, non li ho ancora visti, ieri stavo male, mi scuso ieri, non stavo bene, ieri stavo proprio malissimo. Sentite, allora vi spiego questa storia tristissima. David è un genio della matematica, è un ragazzo apertamente autistico e non è un'offesa, non è un insulto, anzi è tutt'altro che un insulto, è solo una persona molto sensibile e geniale con un tocco per la matematica. Suo fratello Archer ha deciso di usare il suo talento per fonderlo con una dannata intelligenza artificiale. Cioè, quindi questo povero ragazzo autistico è stato sfruttato dal fratello per ragioni di business. E io ora devo affrontare questo povero ragazzo che è stato fuso con una IA. Cioè, poveraccio, poverino, scusami, questo qua era un tocco, un genio della matematica. Lo so che è uno stereotipo, il ragazzo genio della matematica che conta le radici quadrate, lo so che è uno stereotipo, però ragazzi, allo stesso tempo è comunque una persona sensibile che merita rispetto. Purtroppo gli ha fatto fare sta fine qua, è terribile vedere una roba del genere. Degli anni di Scala, grande Scala, Nevio Scala, mamma mia.
Ma quello era un periodo veramente appassionante di calcio in Serie A. Ci faceva proprio sognare. E vabbè, ma vuol dire sta roba se c'ha le barriere. Staccate il cavo. E ora devo aiutare il fratello di questo qua, poveraccio. Poi con calma lo vedi, certo Raffaele, non vedo l'ora. Non riesco a beccarlo, si scuda. Scuda, non scuda. Non è come quello là, chiedo scudo. No, poverino. Comunque vabbè, a parte tutte le sue gaffe linguistiche, Era bravo. dal vivo era una persona gentilissima. Ma io ci credo, Guarda, dal vivo, guarda, era di una gentilezza. Devo spostare la webcam, che altrimenti non vedete quella scritta che c'è qua sotto. Ripeto, almeno ieri ero KO per il mal di testa, ma oggi ci sono. E voglio andare avanti con Mass Effect. E oggi dobbiamo finire questa missione. Invio del programma, vai. Buttala. Power, ecco, mi genera altri di questi scudi. David urlo furioso. Peccato, Facciamogli un incenerimento potente. Ecco qua. Questi tre. La 3 Atlas è affascinante. Perché sicuramente non abbiamo mai visto noi un oggetto intergalattico nella nostra. Anche se sia una cometa normale. Beh, almeno è intergalattico, ma almeno non è Juve galattico. Non è Juve galattico, sì, non è della Juve, sì, praticamente qual è il punto? Che non si capisce onestamente perché vive, è proprio secondo quel bravissimo astrofisico che ha Avi Arad, praticamente l'idea è che potrebbe essere un'astronave che sta inviando delle sonde. So che molti astrofisici la vedono come una boiata assurda, ma anche altri che sono scettici hanno detto sì, ok, però è giusto usare del metodo scientifico e prima di dire di no vediamo come si comporta. Probabilmente è una cometa, dicono, però non vogliamo essere così e chiudere gli occhi al metodo scientifico. Meno male che si sono ricordati che esiste il metodo scientifico. Non puoi dire di no a una cosa che non sai che cos'è, che non hai mai vista. Non puoi davvero. Sì, non penso che sia un'astronave venuta per invaderci con Freezer e la squadra Genio, non penso proprio, ragazzi. Però per quanto sarebbe divertente che fosse Freezer. Gli facciamo fare l'autografo, gli facciamo il selfie con Freezer mentre sta distruggendo la Terra. Sarebbe bello, no, non sarebbe bello per niente. E dunque, grazie, vieni su Telegram, Raffaele, vieni che ci divertiamo. Eccolo David, povero ragazzo. Ma che fine ha fatto sto ragazzo? Coi te cavi nella bocca. Povero uomo. Ragazzo, uomo, quello che è. Per favore fatelo smettere. Tristissimo. Se non vi commuove questo, non vi commuove nulla. Nappa e Vegeta. Sì. Meglio la Nappi. Vabbè, ma quella è un'altra cosa. L'ascolto. There better be damn good reasons for this. Ragioni dannatamente I buone. thought I had control. It's not like I planned this. It was an accident. Seeing David communicate with the Geth. Senti, sembrava tutto innocuo. Li hai fatto comunicare con la specie che vuole sterminare l'umanità. È terribile. È terribile. E poi è morta della gente. And before you knew Sì. you were running your own. Mayhem era un gioco di wrestling, penso, della WCW. The demands were Non ce l'avevo. incredible. The elusive man doesn't broker failure. Any war we fight with the Geth will be bloody. I was asked to find a way to avoid that. Ecco qua. E l'ha fatto. Mi ha chiesto di trovare un modo di evitarlo. E l'ha fatto. Com'è triste questa storia. A me mi fa empatizzare per il fatto che era un bravo ragazzo questo. Per il suo genio per la matematica l'hanno fuso con la IA. Una roba terribile. E ringraziamo queste braccia che evitano roba che non vorremmo vedere in diretta, ovviamente. Visto che non è molto coperto quest'uomo, però per fortuna c'è la censura. Cerberus lo sfrutterà. Cerberus è will vero. never leave him alone. Your brother will Suo always fratello be sarà there. sempre una cavia del Very laboratorio. well cared for, lab rat. Che triste, veramente. At least he'd still be alive. L'ha fatto Look at soffrire. him. Your brother would never be the same. Cioè, per disgustare Wakame ce ne vuole. He might recover some semblance of his mind. È una vittima And innocente. you'll sacrifice your brother's happiness for Cioè, a your me own piacciono questi ambition. giochi che ti fanno vedere, appunto, come dire, quanto l'umanità può scendere in basso, allo stesso tempo però tu puoi salvare la situazione. La radice quadrata di 910 è uguale a... Ah, boh.
È Diamond l'esperto. Un numero 30,1. virgola, un numero con la Sì, virgola. 30,1. Esatto, 30,1. Non era virgola. Sì, esatto. Genoa Avevo stava già detto subito un numero virgola. Sì. What I've done today, Ciò che ho fatto a Davide è immorale. if he dies, Se muore sarà imperdonabile. Lasciami che prenda cura di lui. Sì, tenendolo bloccato nei cavi per il resto della sua vita. Povero uomo. E qui c'è una grande scelta. David viene con me, il progetto ha bisogno di lui. Io, ragazzi, di solito faccio scelte veramente disgraziate, ma non posso. La mia empatia mi dice che non posso lasciarlo così. I've seen enough of your cruelty to know he'll never be free from it. Porterò via. I'm taking Genoa sta facendo molto no, male, leave l'ultima him. squadra, It's purtroppo. too valuable. Ma mi spara! You even think about coming after your brother, and this bullet will be waiting for you. Then we'll see who's valuable. Dimmi, Raffaele! Where will you take him? Questo Genoa, ragazzi, mi spiace. Grissom Academy. La Samp rischia di andare in Serie C e il Genoa rischia di andare in Serie B. Sarebbe un anno senza Joker, contact the squadre academy and di alto Genova. livello di someone who needs di their una help. città fra le più importanti d'Italia che è Genova. This man can fire me Veramente. if he Mi doesn't spiacerebbe, like it. onestamente. Io che ho passato tanti anni in Liguria, al mare. Comunque non è che ero mai a Genova, però la stimo e l'apprezzo. Mi hai mandato una cosa su Instagram. Aspetta che guardo, Raffaele. Dimmi. Dico, sai sto tizio attaccato qui a tutti questi macchinari e questi tubi che mi ricorda? I tizi... Il i gol di tizi Bonazzoli. Che I bello! tizi che si vedono in Bellissimo. Outlast. I tizi che si vedono in... In Outlast. Oh I mio film Dio, o i Outlast, non ho videogiochi. ancora giocato perché mi spaventa troppo quel gioco, mi spaventa. Ieri mattina mi sono comprato il supporto per il telefono. Ho visto, bello, un gol di classe, sembra quei gol alla Ravanelli anni 90. Allora, cioè, sinceramente, sì, è horror, però non è, sai, quell'horror proprio che ti spaventa tanto. Davvero? Non Cioè- sei tipo inseguito da creature mostruose che vogliono farti il mazzo? Non proprio, sì, diciamo di sì, ma non proprio. Cioè, Anch'io preferisco di la più Sampdoria. non è come in coso, nel seguito. Nel seguito lì veramente te la caghi sotto in alcuni punti, Sì. ma in Outlast ancora c'hai la fortuna che puoi nasconderti in alcuni punti, puoi fare determinate scelte. Sì. Il Liverpool in mega crisi è influito dalla morte di Jota, è vero, assolutamente. Cavolo, sì, il Liverpool era qualcosa di incredibile una volta. Il Liverpool, mamma mia. Liverpool lo scorso anno era la squadra inglese più forte, insomma, insieme al Manchester City, che vabbè, è indomabile quella squadra, ragazzi. Mai visto una squadra come il Manchester City negli ultimi anni. Fortissimo, veramente, anche fatto. No, ma comunque, devo dire, non a caso, negli ultimi anni l'Inter, quando c'è stato Correa, non ha mai vinto lo scudetto. Shepard, È vero. how can I help? Sì, vero, 2022-2023, poi è tornato 2025, niente tra l'altro, Dai, zero titoli. Non abbiamo ancora parlato, hai sentito la discussione, avete sentito la discussione fra Del Piero e Bergomi? Ironicamente Del Piero sostiene che quest'Inter negli ultimi 4 anni è la più grande squadra italiana e Bergomi sostiene di no, che l'Inter è una squadra che ha moltissime falle. Cioè Bergomi è più Una scettico. delle falle era Correa, infatti, negli ultimi anni. Correa, anche Taremi è stata un anno fa. È vero, Taremi. Correa e Taremi lasciamo perdere. Poi Arnautovic che era discontinuo. Arnautovic discontinuo, buon giocatore, per carità, buon giocatore, però... Sì, però era discontinuo ultimamente. Sì, è vero. Quest'anno se non lo vince l'Arsenal si devono... non posso leggere quella frase, Matteo, ma l'Arsenal, cavolo, io ci spero da anni che sto cavolo di Arsenal riesca a vincere, dai, una soddisfazione. L'Arsenal è una bella squadra, ragazzi, è una bella squadra. Solo io ci spero di vedere l'Arsenal che vince uno scudetto dopo tanto tempo. Cavolo, merita sto Arsenal, merita, però deve dimostrarlo, non è che se non si dice nulla a parole, deve dimostrarlo sul campo. Quest'anno veramente l'Arsenal può fare grandi cose. E io non lo so, mi sta simpatico l'Arsenal, non è la mia squadra preferita inglese, ovviamente la mia squadra preferita inglese, l'ho detto tante volte, lo ripeto anche qua, è il Manchester United, perché ci sono cresciuto con un videogioco strategico chiamato Manchester United, un gioco per Amiga, ed era un gioco dove tu gestivi solo il Manchester United. E ovvio che sono Addirittura è il gestore del Manchester United. sì, esatto, era strategico. Esatto.
proprio così. Occupa il mercantile, base dell'ombra, no, per carità. Pianeta ricco di Izu. Ok. Lo conoscevo, ma dai, veramente Andy, non è che lo conoscono molti quel gioco, era bello. Oddio, magari oggi non mi piacerebbe neanche più. Ma ai tempi mi sembrava una roba, ai tempi che io non ho giocati tanti di giochi di calcio, Avete presente Goal, quello del Nintendo, Cioè, era un gioco dove ha 8 colori e tu potevi scegliere fra gli 8 colori il colore della maglia della squadra. Ci si emozionava per così poco, sì, ci si emozionava. Ah, bellissimo. Cosa? No, niente, Jack, stavo testando una cosa del microfono. Stava cantando Funiculi Funicolà. Forza Manchester, grande Raffaele, condividiamo la stessa passione di squadra mitica inglese, allora, non lo sapevo. Glory Man, sì che lo sapevo, Glory Man United, sempre. A te invece che squadra inglese piace, Diamond? A me piace il Chelsea. Il Chelsea, la squadra ricca di Chelsea. Gli piacciono i Chelsea. Chelsea? Sì, vabbè. No. Vabbè, no, perché a meno che non mi dice, guarda, sono un grande fan di Gresco, è il mio giocatore preferito di sempre. A parte che non mi ricordo neanche te come ti chiami. Come ti chiami lui? Sì. Lui si chiama Lio Carmelo. Ah, Carmelo, vero? Detto anche, ma ciao bella gioia, come stai? You Will Never Walk Alone è un grande inno, perché poi non so se l'inno o cosa, ma è bellissima quella canzone. E io ho 1000 motivi per avercela con Liverpool, perché non ho mai dimenticato quella finale di Champions League contro il Milan, che avevo già impacchettato tutto per andare a festeggiare al pub, tutto da rifare. Si sono fatti recuperare 3 gol e hanno perso. No. Ah, quello nel 2005, quello. Sì, è vero che poi sul campo... No, nel 2005 noi siamo stati squalificati dalla Champions. Perché? Per via di quel fumogeno Adida. Sì, l'Inter di Boiate... È stata squalificata dalla Champions, sì. La tifoseria dell'Inter di Boiate ne ha fatte, tipo lanciare un motorino sì. a San Siro. Però vabbè, no, quello è assurdo. Non è che per un idiota, perché scusatemi la parola, ma sarete tutti d'accordo, uno che fa certe cose, come anche la giustizia sportiva ha provveduto, ma non è che per colpa di qualche idiota deve pagare una squadra comunque... Veramente, cioè, perché deve pagare la squadra? Perché deve pagare la squadra se c'è qualche idiota? Stanno facendo la stessa cosa proprio in sto momento. Ovvero è colpa del Milan stesso. Il Milan sì, certo nessuno ha barato, il Liverpool ha meritato, assolutamente. Dico, Jack, è un po' come stanno facendo adesso. Invasione di campo. Questo fatto del portiere. No, non sappiamo. No, io non ce l'ho con quell'uomo. Se veramente è andata come dice lui. Praticamente stanno chiedendo in massa di... Ma non mi interessa quello che chiede la gente. Di squalificare. No. L'Inter non ha nessuna responsabilità, ragazzi, non scherziamo. Che secondo tutti. Ma tutti chi? Io, quelle persone che conosco io, non ce n'è uno che ha ragione in quella maniera, veramente. Cosa diceva di squalificare l'Inter da qua? Ma non è nulla, non ha proprio neanche i giornali. Ma insomma, Massimo fanpage può dire queste boiate. Si sta sapendo da poco. Dice che c'è 3 o 4 squadre che stanno chiedendo alla FIGC di squalificare momentaneamente l'Inter dal campionato. Ma dovrebbero vergognarsi, ma scusami, e se fosse successo un loro giocatore? Per il fatto del, siccome, come dicono loro, stanno proteggendo un assassino. Ma non è un assassino! Non c'ha colpa, perché innanzitutto la signora che stava dietro a questo ragazzo l'aveva visto che questo anziano ha avuto un malore e ha invaso la sua corsia, e Martinez innanzitutto non era neoplaco, aveva rispettato i limiti di velocità, quindi non aveva colpe. Sì. L'unica cosa è che a me dà fastidio quando succedono cose come quelle a motorino, che poi la gente giustifica dice ma sono ragazzi un corno, cioè ci sono delle responsabilità, non sono ragazzi. Allora perché si deve giustificare il lancio del motorino? Lì San Siro fu squalificato per qualche giornata.
Anche dopo il fumogeno Adida, in Sì. Champions si dovettero Ma giocare, mi soprattutto sembra. perché come diamine hai fatto fare entrare un motorino dentro San Siro, anche quello. Un No, Sai come anche hanno la fatto, Jack? la fase a gironi del 2005-2006 si fece, mi sembra, tutta a porte chiuse per colpa Sì. Sì, ho capito. quel fumogeno. Nella parte dietro PSV faceva bene, sì. dei cosi, dei comici. Il Tottenham. Allo stesso Glory anche il Tottenham. Raffaele, sentiti l'inno del Tottenham, ci rimarrei lì. Sentirai, ma anche loro hanno Glory alleluia. Anche loro. Glory Hotspurs la chiamano. È incredibile. Si era No, perché affidato il mago gli Ronzo. Spurs. Il mago Ronzo. Assolutamente. E io mi fido del pendolino di Mosca, che non ci prendeva mai. Bellissimo pendolino di Dico, Mosca. sai come hanno fatto a farlo salire lì? Nei come si chiama? Nei vecchi stadi ci sono alcuni punti in cui ci sono rampe dove le persone possono salire, e quelle rampe, non avendo, sai, scalino o roba del genere, gli è venuto più facile a questi poter portare il motorino lassù. Cioè loro sicuramente saranno arrivati molte ore prima, in qualche modo avranno corretto L'Ajax. Adesso ne parliamo, il Matteo. guardiano. L'Ajax mi dava i brividi negli anni 90, metà anni 90, quando se la giocava con la Juve. Quando l'Ajax si giocava le finali europee contro la Juventus. Mamma mia, quell'Ajax lì era bellissima. Chi è che aveva in squadra? Dimmi qualche nome, adesso mi sfuggono i nomi, ma aveva dei giocatori devastanti, non solo olandesi. Era una grande squadra. Aveva Van come si chiama? Non Verdoni, non aveva Verdoni. Carlo Verdoni. La commissione con questa roba. L'Ajax, la squadra che era allenata negli anni 2010 da Di Boer. Ma noi parliamo dell'Ajax, quella forse mai la più forte era quella anni 90, quella anni 90, metà anni 90, quando si giocò la finalissima in Champions League con la Juve. Era una roba incredibile. E poi mi sembra incredibile che la Juve è dal 96 che non vince più la Champions League, nonostante sia stata la squadra più forte d'Italia per tanto tempo. Ha avuto una sfortuna con la squadra, veramente. Se ci pensate, che poi non so, la fortuna tecnicamente non so neanche se esiste, perché è una parola, la fortuna è una parola, tutto sommato. Ci sono sempre altre dinamiche che non sono questioni di fortuna. Quella di Van Gaal, sì. L'Io non è bello lanciare il fumogeno a Dida, no, ma ovvio, ma anche l'Io lo sa che ma nessuno di noi approverà mai un gesto del genere. No, il fumogeno Adida anche lì fu No, proprio. allora io non sto dicendo questo, lui prima ha chiesto per il fatto di come erano riusciti a portarsi un motorino. Sì, ha spiegato come l'ha fatto, non ha detto che giustifica in alcun modo il gesto, No, Anche io non lo sto assolutamente no. giustificando, Infatti, io ho spiegato come possibilmente l'abbiano fatto. Loro sicuramente sono ma si arrivati capiva, lì si capiva. molte ore prima. Avranno sicuramente fatto un accordo con col coso, con il guardiano. Gli avranno detto: guarda, noi ti paghiamo questo, tu però non dire di aver visto tutto Tu non dire, e poi ci rischi il lavoro, cavolo, non dire. Poi quando sono arrivati lì è successo quello che è successo. No, poi lanciare un motorino in quel modo proprio vergognoso. Perché il rischio di colpire qualcuno, cioè il rischio esiste. Ma il rischio anche di far fuori qualcuno. Anche. Soprattutto ricordiamoci che già è pesante di suo, ma già anche un oggetto lanciato da una certa altezza, tramite la gravità acquista peso. Non so se conoscete. La gravità dopo è di un Juventus Manchester City, se non mi sbaglio. È successo forse qui in Italia, che crollò un pezzo di muro che divideva due settori, e lì 24 persone ci hanno giocato, ci sono giocati la vita. Vabbè, non ho presente. Nel 1900 Mi ricordo il problema Liverpool, che proprio Liverpool. 85 dici? Ma quello era forse del Liverpool. 95. È una Forse disgrazia. del Liverpool. Ma Juve che Liverpool. partita era? Leisel. No, Leisel dici? Secondo me è quello. Esatto, contro Liverpool. Quando la Juve vinse la Juventus, Champions era nell'85. Liverpool. Sì, e hanno squalificato le squadre inglesi dalle competizioni internazionali per un sacco di anni, ragazzi. Non sto scherzando. L'ha pagata l'intero calcio inglese sta cosa, per colpa degli ultras. L'avevo vista sta storia raccontata. Quello che è successo è che durante sta partita anche le forze dell'ordine
non hanno fatto in modo di dividere Non sono i intervenuti in giocatori. tempo. Non No, non sono proprio intervenuti, cioè loro sono intervenuti quando già di cosa era successo. E anzi molti poi hanno pure testimoniato sotto minacce degli inglesi dire che i poliziotti inglesi menavano i tifosi italiani. Questa Quelli è una cosa. vedevano Però aspetta. Ciao Simo, è successo ovviamente furono furiosi i tifosi della Juve quella volta. Cavolo! Sono andati alla ricerca di una giustizia che secondo me non poteva più esisere. E ormai era una disgrazia. È la più grande disgrazia della storia del calcio. Grazie alla fava, Superga. perché è caduto un muro, un muro quando fu. Tu forza dell'ordine, Ciao, Simo! mentre quando loro ti stanno chiedendo aiuto, tu invece di aiutarli li inizi a menare con i manganelli. Se è veramente andata così, questo non lo so perché. No, ci sono testimonianze di tifosi juventini che poi sono stati arrestati, che dicono che durante la partita, cioè durante quello che era successo, mentre quelli là chiedevano aiuto, Non si doveva giocare, Matteo, assolutamente, ma non può. Oggi non la giocherebbero una partita così. Capisco gli sponsor e tutto, e già negli anni 70 era molto meno di oggi, non c'era quell'affinità che esiste oggi. La polizia inglese continuò a caricare e c'erano persone. No, è proprio terribile, Leonardo, è una delle cose più disgustose che possono No, esistere. è proprio una cosa proprio esecrabile. No, ma poi dice che quando poi questi qua sono stati arrestati, questi poliziotti gli hanno detto: oh, voi andatevi a dire che noi vi abbiamo colpito, cose così, che noi conosciamo. Sì, 96 persone sono morte, tanto che 4. Che 96 persone sono toglierete morte. in mezzo. Ed erano quasi tutti della Juventus, erano quasi tutti tifosi della Juve. È una roba fra le più brutte pagine della storia sportiva. Poi è brutto anche festeggiare una coppa davanti con tutti quei cadaveri. Non puoi festeggiare, non penso neanche che abbiano festeggiato i giocatori. Cosa puoi festeggiare? Sì, No, sei poi contento no. della vittoria, ma non puoi festeggiare. Cioè, a me non è stato come è successo quando fu che era una puntata della WWF, ora non mi ricordo, che quando morì Owen Hart. Owen Hart era in pay-per-view Over the Edge 1999. Faceva dei Blue Blazer e aveva questa maschera e faceva l'ingresso arrampicandosi dall'alto. Purtroppo. Chiudiamo cosa. Invece fecero condannare. Dice che lo stesso Undertaker vide la chiazza di sangue di Owen Hart dove c'era il palo. Lui ha lottato, ma poi dopo anche quello era da nel backstage. Allora, devi sapere che in America, almeno ai tempi, ma anche oggi, esiste il motto The show must go on. Qualunque cosa, lo spettacolo deve continuare, perché i tifosi non puoi farli andare a casa con un trauma, non verranno mai più a vedere uno show se vanno a casa traumatizzati. Allora stigmatizzi, dici è successo questo in maniera onesta e tutto, e poi continui. No? È terribile, lo so. Ma il meglio fu coso. Il meglio fu. Non è meglio perché questa cosa è proprio la cosa più brutta. Fu Cimo Rosso che in diretta disse: raga, usciamo da cosa, qui stiamo parlando di una persona che non c'è più, quindi beh, c'ha ragione. Allora, lasciamo perdere sti Firewalker. Noi adesso è giusto che andiamo avanti con la trama. E va bene, sono più che pronto a riprendere la storia. Però devo fare un salvataggio di scorta, perdonatemi. Perché che cosa vuole questa? Comunque, Ellie. sempre la persona X. Io non capisco perché abbia dovuto violare la mia privacy in quella Ha violato maniera. anche la mia, ha violato quella dei suoi collaboratori, ha violato la privacy di tutti, ma Lo so, faceva gli anche scrivi ogni se sapevo che sacrosanta roba. avevo questo vizio dell'onicofagia, non è che poteva far vedere i miei pollici ovunque. Che cavolo, In condivisione di gruppo magari anche. Un'altra persona, sì. Vabbè, ho capito, ragazzi, sono persone che non hanno. Che se tocchi la loro privacy, guai, ma se
anche per la minima cosa o la minima stupidaggine, ma quelle degli altri la calpestano. Il problema è che, io lo dico sempre, a livello di personalità, ci sono persone che si credono di essere superiori agli altri, di essere più intelligenti, e ti dicono anche in faccia: io sono più intelligente di te. Sì, cresci e poi finisci i tuoi studi e poi dopo possiamo comparare la nostra intelligenza, lo accetto. Noi tutti, siamo già diplomati da un bel po' d'anni. anche qualche titolo in più, magari del diploma, anche qualche titolo in più. Comunque sì, in ogni caso non è questione di titoli, ma è questione del fatto che il quoziente intellettivo è una cosa che tu sviluppi nel tempo allenando la tua mente, tipo tenendoti attivo magari con le lingue straniere. È un buon modo, non è obbligatorio. La matematica, io ora la mi fisica. sto imparando anche meglio lo spagnolo, queste cose. Ti sei perso. Venerdì scorso avevamo questo ragazzo dell'America Latina, mi sono messo un po' a parlare in spagnolo, lui cercava di imparare italiano, insomma è uscito un bel discorso, guarda, ci siamo capiti, nel senso, nelle nostre lingue ci siamo capiti, guarda, mi piacciono queste cose, mi piace questo scambio culturale, anche perché lo spagnolo è la mia terza lingua, perché la mia seconda lingua ovviamente come la tua è l'inglese, perché ovviamente l'inglese siamo obbligati a conoscerlo bene. Io come avevo anche seconda lingua un po' francese, però quello lo voglio rispolverare perché non lo parlo dalle medie. Sì. Io adesso ce lo vedo, Diamond, che il prossimo video di Crash fa un intro dove entra con quei vestiti tipo Clair Obscur ed entra lì e dice: Je suis le champion. Le champion. Non provo risentimento per quella persona. Neanch'io non provo se dovesse mai tornare deve prima chiedermi scusa e promettere che non faccia più quelle cose che ha fatto prima. Per citare la stessa persona, io ti chiedo anche scusa, e poi faceva il gesto dell'ombrello. Devo dire, sì, le mie scuse. Oh, boia! Ho staccato qualcosa? Sì. Alexa, accendi Leone. No, non ho staccato niente. L'ombrello chiudilo. L'ombrello chiudilo, sì. È il gesto dell'ombrello. Come dire, sì, io ti chiedo anche scusa, ma pensi che sia vera? Sì, insomma, come no. Per intenderci quanto è facile chiedere scusa senza crederci. Ragazzi, la personalità è una cosa importantissima. Bisogna stare attenti alla privacy, Leonardo. Io penso che a tutti i ragazzi che non hanno ancora 18 anni, io consiglio sempre di non mettere nome e cognome su YouTube. Non mettete nome e cognome. Il nome va bene, il nome è un nome, ma non mettete, e non dite la città, dite la provincia piuttosto, ma non dite la città. No, poi tenetevi i vostri dati. Non dico nascosti, però almeno perché poi sono delle persone che possono essere invadenti. Tu non sai chi trovi in rete, tu non lo sai, non lo puoi sapere. Per quel motivo lì devi avere il massimo. Mi aveva fatto litigare con quell'altro Asis John 93, mi aveva fatto litigare con lui. Sì, anche a me ha fatto litigare con delle persone che non volevo per niente litigarci insieme, bro. Ma comunque anche con Joe è tornata la pace, perché ma sì. È stato perché. Ciao Aurora! Però io non guardo più alle cose passate. Se le cose passate ormai basta. Però deve solo se dovesse mai tornare promettere che non faccia più quelle cose, perché io sono parecchio. Ma questo secondo me possiamo rendere un discorso generale, perché comunque un discorso generazionale non è una persona, non è che una persona ha fatto prima e non deve mai, soprattutto, andare a dire cose distorte su di me, che io quando era il discorso del boss, le cose che ha detto su di me, guarda, ciao Xikai, ma tu sai, mi sono passato come il demone assoluto. Vabbè, io ho un po' le corna sulla testa perché tifo Milan, ma non sono un demone assoluto che faccio il cattivone. Ciao Xikai, che bello vederti. Sai chi c'era lunedì? C'era il mitico Fox, è passato a trovarmi. Ero felicissimo, Xinkai, ero felicissimo. Lunedì è passato il mitico Fox a trovarmi, Volpacchiotto, ero così contento, guarda. Ah, guarda, Bubu7, Xinkai, come sono felice di vederti. Ieri c'è Lio e c'è Diamond, però non c'è l'amico del buon vino ancora, il buon cometino, devo aspettare, sta ancora fermentando.
povero commentino. Gli voglio sacco- Immaginati che Qua va ora a qua va a finire arriva con il Giorno di commentino Commentino e che ci spara. spara, Sì. e ci spara dei sound Sì, dal sì. nulla. Sì, sì. Comunque in Tekken 8 l'ho rimesso il Tekken Ball. No, non lo sapevo, Matteo. DLC, scommetto, vero? DLC. Il Tekken Bowling nel 7 è DLC. E l'ho preso, l'ho preso. Quello non potevo. Mi piace troppo giocare a bowling con la testa di Heihachi. Ok. Bullying. Bowling. Io gioco anche a quello vero di bullying. Io ci ho giocato, ma non è che sono bravo. Anzi, ragazzi, come si è visto, come Xinkai sa che se io prendo in mano una cosa, una palla che esplode, qualcosa che esplode, no, finisce male. Sono capace di colpire la corsia accanto e colpire il ginocchio di qualcuno. Cioè, sono un pericolo. Dovrebbero legarmi le mani e mettermi le manette ogni volta che gioco a bowling. Sono un pericolo per l'umanità. Adesso sto esagerando. Ieri è andata benissimo, ma guarda, Aurora, ci tenevi da più di 20 giorni. È giusto così. Xinkai. Dicevo, ieri non ce l'ho fatta, ragazzi, a collegarmi. Vi spiego il successo. Avevo mal di testa, ma forte, proprio. Che ve ne spara dello sbarco di Halo in casa Sony. Inevitabile, doveva succedere. Già ai tempi di Destiny flirtavano con la Bungle, flirtava con Sony. E doveva succedere anche ad Halo, però poi è giusto, ragazzi. Io sono contro le esclusive. È vero che tanti sono affezionati all'idea di esclusiva, ma sono contro perché è così bello un mercato libero. Produci, ti fai il tuo hardware diverso e poi continui. Cavolo, Massamara. No, alla fine vado con Jacob e Miranda. Team base, il mio preferito. Destiny è un flop devastante. No, in realtà il primo ha venduto un botto, il secondo non ha avuto il successo del primo. Il secondo purtroppo. A me non fa piacere. A me non piace Destiny, dirvi la verità, a me non piace Destiny da giocare, è noiosissimo. Però se Halo era tutta un'altra cosa, Halo proprio. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 Doppiaggio non sincronizzato, stavano parlando. C'era la bocca che sì, è ancora chiusa. Era una brutta copia di COD. Era più un Halo, però un Halo spaziale. Oggi non credo Aurora, non penso, perché voglio vedere quanto riesco ad andare avanti qua, che siamo verso il finale. Ciao Jack. Scusami se non mi sono fatta più sentire, purtroppo è stata ma guarda, lo so, Xinkai, ma lo so, ma anch'io devo scriverti dello spavento che ho preso ieri, ragazzi. Ieri, a parte che stavo malissimo, e ho visto una gatta giù che sembrava la mia, e pensavo che fosse rimasta giù, non fosse più tornata, ed ero disperato. Ieri ho dormito pensando, ho perso la gatta, perché lei non sta mai giù la sera, se non d'estate, quando fa caldissimo. Proprio pensavo di aver perso la mia gatta Eiji. Ero disperato, guarda, non potevo immaginare, pensavo di aver perso anche lei, che è la mia gatta che dorme sempre con me, e non vederla di sera. Io non so dove è andata, è spuntata stamattina che era in casa, non è neanche andata a mangiare, non è neanche andata in bagno, no, sparita completamente. E stamattina è ritornata da dentro, era già dentro, e non so. Mi ha preso uno spavento, io pensavo di averla persa, ragazzi. Pensavo che ormai avevo perso anche lei, visto che ormai, dopo quello che è successo quest'anno che ne ho già persi 4, e non riesco neanche a credere che sia successo, era sparita pure lei. E invece non era sparita, era nascosta in casa da qualche parte. È finita bene questa storia, almeno. Ma io stanotte avevo gli incubi. A un certo punto ho avuto ero a letto, ho avuto non dico una visione perché è una parola eccessiva, la visione, ma ho avuto un flash della gatta che si avvicinava a me. E appena mi sono poi alzato l'ho vista veramente nell'altra stanza vicina. Quindi ho avuto la sensazione che l'avrei vista, e infatti poi l'ho vista veramente. È stato proprio un flash azzeccato. È stata una fortuna poi. I gatti vanno. Sì, secondo me, non so perché è sempre trattata bene. Lei è trattata come la regina della casa, Lei proprio ha tutte le cose più belle. E sono stato veramente spaventato ieri. Infatti già che non ho fatto la live per il mal di testa, mi era passato il mal di testa la sera, ma ero agitatissimo, ho detto cavolo, ho perso la gatta, è finita lì. I gatti sono speciali, i gatti hanno un carattere incredibile, a volte sono imprevedibili perché non fanno la stessa cosa che fanno tutti i giorni. Tu Diamond hai animali in casa? No, perché ti ho detto sono allergico al pelo. Ma no, non dico i gatti, i cani, ci sono tanti animali. Il pelo di gatto. No, non ho altri animali.
una bella iguana o un bella tarantola. Una bella iguana. Una bella tarantola come quella di Leo, che c'ha una tarantola che gli Sì, sul mica petto. c'ho lo zoo a casa. Ci sarebbe, vabbè, tanto è il bello di... Sai che Istanbul è piena di gatti? Ho visto dei video che vai in giro, sarebbe il mio paradiso visitare Istanbul. Inizierei a vedere gatti randaggi che vengono a chiederti da mangiare. A proposito, Jack, se ti può interessare, su internet c'è una sorta di Instagram solo per i gatti. Cioè, tu già vedessi diventare famosa la tua gatta nel mondo. Ah, a me non interessa la fama dei gatti miei, li voglio bene, ma non sono uno da social, assolutamente. Ieri l'Inter ha vinto meritatamente con un 3-0 glorioso. Sinkai dice, dopo quello che ti è successo con gli altri gatti, è normale che tu sia rimasto un po' scosso. Quindi, quando non l'hai visto in casa, giustamente ti sei preso un colpo. Ho, come sempre, esagerato. Ho pensato che si fosse arrampicata sulla scaletta della piscina dei vicini, si fosse buttata in acqua per qualche ragione, e l'acqua è vecchia e sporca, non la puliscono sta piscina da 3 mesi, e pensavo fosse affogata, pensavo il peggio del peggio. Quando l'acqua diventa proprio acquetta. Sì, è uno schifo quell'acqua, è verde, scura, è tutto tranne che acquetta, insomma. Sì. Piena di piogge, piena di schifo, piena di miasma. Io penso che mi verrebbero le malattie solo avvicinarmi a quella roba lì. Non si può vedere una roba del genere. Mi disgusta proprio. Quell'acqua. Sembrano le pozze di Demon Soul della palude, come si chiama? Quella palude velenosa. Le pozze? Sì. Ah, ma c'è anche Leo. No, Leo è che Leo. No, non l'hai. Ah, tu l'avevi lasciato imbavagliato in bagno l'ultima live. No, beh, Leo in realtà era finito a casa di Cometino che l'aveva rinchiuso in una tanica di vino. Sono stato rapito da Cometino. Sono un essere umano, non sono un numero. Citazione del prigioniero, del prisoner, fuggitivo. No, prigioniero, non fuggitivo. Non so come si chiama in italiano, vabbè, sono ignorante. Ciao Tazza! Ciao grande Tazza! Abbiamo Tazza che non è chi pensi tu, dai, è Tazza, lui è Tazza, capisci? È una tazza, cioè lui si identifica come una tazza, non quella del water, è la tazza, quella per bere, no, quella per bere il tè, capisci? Non è la persona che pensi tu. Comunque benvenuto, Tazza, è un piacere vederti. Tazza, per caso sai se il nostro amico, se il tuo mio amico Master stasera farà dirette? Io sono Tazza e mi identifico come Tazza da te. Ok, non umano, una tazza da te, vabbè, vedi che va bene, è meglio da te che tazza del water, insomma. Tazza da te, tazza da me. Sì, la tazza da me contro la tazza contro te. No, è una brutta citazione. Aver anche solo citato quel canale mi viene da piangere dalla tristezza. Non volevo citarlo. No, ma io ti licenzio. Tazza, ma tu l'hai mai vista questa presentazione? Allora, dico anche a Xinke che non l'ha mai vista. Allora, Kojima lo so. C'è anche... Ora... Dimmi? Ora... Per ora mi dileguo perché ho da fare un po' di cose. Diamond, grazie della compagnia, sei stato gentilissimo. Prego. E soprattutto la tua analisi sulla partita di ieri era lucidissima. Beh, sì. Sempre sperando che poi vada tutto bene più avanti. Beh, io spero che vada tutto bene. Dai. Che così l'Inter possa ottenere un secondo posto. Dai. Sono contento anch'io se l'Inter arriva seconda, non mi dispiace. Dai. Ok, buon Pomerania. E per la gioia di Tazza, Pomerania. buona serana. Buona serana. No. Sinkai sa chi è Serana. Ciao, Daimon. Buona serana. Serana, ragazzi, grande personaggio. Il titolo Project Overlord è un titolo da Halloween. Project Zero Overlord. Sì, allora, ma la storia era questa, l'abbiamo già finita, quindi posso fare spoiler. Congratulazioni al Milan per lo scudetto. Ma quale scudetto? Sì, Serana è sempre simpatico. Allora, il punto è questo. Era una storia drammatica. Questo ragazzo, giovane adulto, è un ragazzo autistico con una grande capacità per l'analisi matematica che conta le radici dei numeri a memoria. E allora suo fratello, uno scienziato, ha deciso di sfruttare il suo genio fondendo il suo cervello con un'intelligenza artificiale. Ovviamente qualcosa è andato male e David, questo povero ragazzo, è impazzito, fondendosi con la IA, ha iniziato a prendere il controllo di tutte le stazioni, è diventato una IA overlord, ovvero che si sente superiore all'umanità.
E noi abbiamo dovuto fare la cosa più umana possibile e cercare di staccare la spina a questa povera creatura. A quanto pare è vivo, A quanto pare è vivo, siamo riusciti a tenerlo vivo. Cioè, non so come, in che condizioni, però. Quindi insomma, per una volta non è finita malissimo. Anche perché per una volta ho fatto un gesto empatico con una Shepard. So che è strano, penso che io sa che con Shepard ho sparato alle gambe a uno stagio perché così lo stava zitto. Dio sa che ho fatto delle cose abbastanza agghiaccianti in sto gioco, però. Scusami Jack, sono No, tranquillo. Momento. La storia è che il Milan vince lo scudetto. Con It si festeggia. Festeggi tu, poi intanto fai live SMR con microfono affiliato a un network. Ah, mi dai contato tale tua vita social? No! Questo dovevi chiederlo a Diamond. Non a me. Diamond ti avrebbe risposto su questa cosa della vita social. Ti saresti fatto. Ti avrebbe detto chissà che cosa. È una bella storia, è tristissimo. Incredibile, era molto oro perché sembrava Alien, cioè ovvero hai la stazione che è andata rogue, ovvero è andata male, è andata malvagia. Dice sia andata a puttane. Sì, in italiano sarebbe il termine che userebbero probabilmente anche in traduzione, però diciamo cercavo un termine sofisticato e scientifico, ma in italiano si dovrebbe dire così. Come il Viareggio. Il Viareggio cosa c'è? Non so che fine ha fatto il Viareggio. Che fine ha fatto il Viareggio? È successo il Viareggio? Non so più nulla. Ma che divisione è il Viareggio? No, mi stanno ammazzando. Come al solito. Il mio problema è che sono molto allergico alle botte. Oh, un'esplosione! Morirò per un'esplosione. Probabile, conoscendomi. Cassa esplosiva. Ecco qua. Comunque è bello come gioco, ma a volte veramente ha certe tematiche il 2 che non lo so, è filosofico. Ma che c'è troppo quando va nel filosofico? Eccellenza ha fatto il derby con la Lucchese. Oh, la Lucchese è finita in eccellenza anche lei. Io me la ricordo in Serie B almeno la Lucchese. Hai mai avuto gatti che non fanno le fusa? Sì. Che non gliene frega nulla di farle. Sì, ma è raro. Ne avevo uno che non faceva mai le fusa, ma era molto affettuoso, leccava gli altri gatti, leccava i capelli, però le fusa non le ha mai fatte, non era una sua cosa, non era un suo trademark, diciamo, non voleva farle. È fallita la Lucchese. Beh, Ciubbi topo non le fa mai, però Ciubbi è carino Ciubbi, mamma mia che bel gattone carino, io lo adoro Ciubbi, veramente, è così bello, bel gattone grassottello, bello. Anch'io faccio le fusa, e tu fai SMR, tazza, lo so. Ma Master fa... No, ma Master è serio! Ma se glielo dici, come minimo, afferra un tavolo e ti fa sopra una Death Valley Driver sul tavolo. Si può fare? Sì, si può fare una Death Valley Driver sul tavolo. Detta anche Attitude Adjustment. Sì, più o meno, quindi sì, si può fare. Ok, anch'io adoro Ciubbi, ma io adoro tutti i gatti, dire la verità, perché a modo loro ogni gatto è speciale, ma anche quelli che sembrano più distanti. Il gatto Carogna ne ho conosciuto solo uno, però in realtà gli volevo bene lo stesso. Era un gatto randagio chiamato Nocciola. Questo gatto qua aveva l'abitudine di fare dispetti. No, quello no. Vanno i nomi dei calciatori perché non li conosco. I calciatori, brutta parola questo nome. Non mi piace il cognome, via. Speciali quelle persone, lo so, guarda, tazza, è terribile. Okay. Guarda, quando vai... io devo dire che una volta mi sono trovato sul mio canale 30 o 40 parole bannate che ho dovuto sbloccare. Erano parole tipo basket, squadra, giocatore. Ma perché la parola giocatore è bannata? Cosa vuol dire giocatore? Rummenigge, che è il calciatore storico degli anni 70. Ho una prof che vorrei scrivere. Beh dai, buono tazza, buono, così puoi contattare. Hai fatto una bella chiacchierata, mi fa piacere tazza, vedi? Non sei la prima persona che me lo dice, anche squadra banna, ho capito. Sì. Pensate giornata stressante al lavoro, pioggia, ne so qualcosa, steso sul letto col gatto sopra che fa le fusa. Sì, sono terapeutiche, a me una gatta, ma ecco, guardate, scusami se interrompo il discorso. Questo è un Geth che mi ha salvato la vita. Possibile? È successo. Se Geth parla e conosce il tuo nome. Sì, è vero, un Geth che parla. È fantastico. Il personaggio è strano. Questo secondo me tazza ti piace quel personaggio. È un Geth che non ti fa del male. No.
incredibile visto che abbiamo combattuto Get per 2 giochi. Nothing's gonna hurt me now. Questa sera mi faccio le patate fritte con la maionese sulle patate fritte. Io uso il ketchup. Non c'è troppo il ketchup con le patate, cavolo. Una combinazione divina. Sai, il ketchup. Ho scoperto che la senape la può mangiare anche uno che è allergico al lattosio, ho scoperto, perché la senape non c'entra nulla con il latte, la senape. Ma infatti ha un sapore piccante, ma non piace lo stesso. Però. Non so perché. Comunque sì, comunque guarda Matteo, io ripeto una volta sono stato proprio male perché avevo, diciamo, il cuore spezzato da un'amicizia. Non voglio sembrare sentimentale, però veramente ci sono delle amicizie a volte che finiscono e ti spiace. Lio sa di cosa parlo perché anche a lui è successo nella vita. E allora ero proprio giù e la gatta l'ha percepito, la mia cara Astero, perché avevo solo 17 anni, l'aveva percepito, è venuta lì a fare le fusa e si fregava. Oh, sono stato meglio, non so com'è possibile. Pensavo proprio di non riprendermi per chissà quanto, sono stato meglio. Poi il giorno dopo ho ripreso a star male. Non si può, non è che ti passa immediatamente. Non ti passa. Poi dicono che il tempo cura le ferite, ma secondo me non è proprio che il tempo che cura, è il fatto che a un certo punto cambia talmente tanto la situazione che inizi a fregartene. Oh, mi picchiano. Sono innocente. Sono morta. Io. Pollo? Sei morta? Ketchup. Io ketchup, sono team ketchup. Sì, Shepard è donna. Quindi sì, è morta. Io come giocatore sono maschio, ma quando gioco è ovvio che penso al personaggio che sto usando. Per me, io ragiono sempre con la mentalità del personaggio che sto usando. È normale, secondo me. Ti coinvolge. Questa qui è la penultima missione. Non è la penultima, è la missione che ti verrà l'ultima missione. Perciò so che sembra strano, sembra una stupidaggine così. Ma vi spiego, dopo questa missione avremo una sola missione libera. Molte amicizie vanno e vengono, amici. Ma è un amico vero, è successo l'impossibile, non posso raccontare perché sono cose private. Ma diciamo che per ragioni di feud familiare in stile Montecchi e gli altri. Esatto. Stile, anche se non era veramente una sola amicizia, non era quella roba. E allora diciamo che possono succedere delle cose quando le famiglie si odiano. Succedono anche queste cose qua. Oh, mi vogliono fare. Mi sembra, ecco, sai cosa? Lo spot, quello lì della lavazza del 2002, dove c'era un coso, Luca Laurentiis e Paolo Bonolis che incontrano Romeo e Giulietta e talmente si cervellano a dire i loro nomi che alla fine lui fa maestro lei scriva calamare e gamberetti sul caffè, sì, e toglie i gamberetti, cioè praticamente i gamberetti sul caffè. Gamberetti sul caffè sono un po' agghiaccianti, però se è vero Matteo, io ripeto, però il fatto che io sono talmente razionale che non do la colpa agli altri. Dico, la colpa a volte sta a metà o succede perché deve succedere. Non riesco mai a dire, ma è colpa dell'altra persona, io sono innocente, non ho fatto. Cioè, alla fine succede, perché alla fine quando succede qualcosa non è mai sempre colpa di una persona e basta, il 100%, perché comunque si genera la situazione. È vero che a volte sì, però ci sono delle situazioni che a volte devi vedere il punto di vista anche degli altri. È terribile, perché uno vorrebbe dire, c'ho ragione, è più facile, con la coscienza siamo a posto, però allo stesso tempo dice, però sono situazioni che vanno fuori da quello che io posso controllare, cioè delle situazioni che non puoi gestire tutto. Puoi gestire magari quello che provi tu, ma non quello che provano gli altri. E allora è faticoso, veramente la vita ragazzi è così. Guardi come cucinano gli chef, io non capisco nulla degli chef, per me in un mondo di virtuosismo lontano dalla mia qualità. Sì, ma mi fanno fuori di nuovo. Io non voglio morire. I don't want to die! Che cavolo. Morirà di nuovo. Schianto. Ma schiantalo veramente, non fa finta di schiantarlo. E qui muoio io. Comunque alla fine lì ho preso anche il pack dei lupi mannari su The Sims 4. L'ho preso, era lì che l'ho fatto in sconto, ho detto ma dai, lo pigliamo i lupi mannari, perché so che io quando riprenderò poi The Sims vorrà vedere qualche lupetto, vero? Si fa dei lupi mannari. Se succede perché no? Infatti.
Poi in realtà ero convinto che tu una volta eri fan dei furri, ma ho scoperto che non è vero. Non era vera sta cosa, non eri fan. Non avevi dedicato roba furri. Allora, Non è mai successo. non è che sono proprio fan. No, non è mai Cioè, successo, l'idea- infatti. L'idea dei furri, se non viene paragonata allo schifo che Sì, regole particolari di cui non è vero niente, perché quelli erano una parte, questi sono un'altra. Le forsone Sì, Matteo. sono delle creature inventate che hanno di per sé una storia ottima, quindi Esorcista. esorcista. Il nome di... Sì, no, è vero, ma possono avere, sono d'accordo. Allora, Silent Hill 2... No, io sentivo esorcista, ho detto che Sì, sta è parlando il nome del esorcista? trofeo che ho sbloccato. E c'era Silent Hill 2, io c'era non ho il ancora certo. giocato il remake, ma sapendo che è molto fedele all'originale, lo porterò dopo The Last of Us parte 2. Se vuoi darci uno sguardo, se hai un po' di pazienza, ma secondo me fai tempo a finirlo prima te, perché io devo fare The Last of Us parte 2, che è lunghissimo. È un'epopea, una vera epopea. E allora, sì, Silent Hill 2 ho grandi aspettative, perché io ho giocato l'originale Play 2, bellissima storia, bellissima, molto psicologico, non è quell'horror che vuole spaventarti. Grazie Andy, grazie mille amico Andy. Ciao Andy. Grazie mille, grazie di cuore, mitico Andy. E allora è veramente pazzesco, veramente pazzesco. Silent Hill 2 è una trama bellissima, secondo me è uno dei migliori horror di sempre, ma proprio per la trama, e sono sicuro che il remake mi farà rivivere quell'emozione ancora una volta. Cioè sì, anche se devo dire che ovviamente adesso le mie priorità di acquisto, vi faccio vedere cosa ho in lista, perché tanto non è che quello che compro io è un segreto, non ci sono segreti ragazzi. Faccio vedere cosa voglio comprare. Ho sbagliato, questi non sono da comprare. Il prossimo che voglio prendermi è Tales of Xillia, che fra l'altro è remastered. Io lo adoravo su PS3, sono fan della serie Tales of, l'ho già detto diverse volte, non è la mia serie JRPG preferita, ma l'adoro, e quindi lo voglio poi prendere, lo prenderò poi a prezzo pieno, ed è bello perché appunto, fra l'altro deve uscire, esce domani, ma non lo prendo il day one, chi ce li ha 40 euro? Che domanda, chi ce li ha? E allora sarà una bella esperienza, soprattutto perché è un gioco molto filosofico, è un RPG, ma è molto filosofico, è vero che c'ha questa grafica, non fatevi mai ingannare dalla grafica anime pucciosa, perché non vuol dire nulla ragazzi, le trame possono essere anche dei pugni nello stomaco a volte, e quindi insomma... Dico, Jack, dico, non so se tu hai provato l'ultimo Silent Hill uscito. Sto aspettando, è quello che devo portare. L'ho provato quando c'era. Appena provalo, lo porto in live. non giocarlo diciamo visivamente con gli occhi, ma giocalo mentalmente, proprio con la mente. Sì. Perché mi metto sarà bendato. Potere No, psichici, dimmi cosa no, bendata, roba del genere. sì. Lo so, che ho ascoltato, ero tentato a Prova prenderlo, ma solamente via. perché sarà tutta una cosa mentale, cioè tutta la trama. Lo so, è quello tutto il bello, è un mind F, parole che non posso dire. Insomma, comunque vedete che ho un po' di roba buona in questa. Tipo la trilogia di Jax, ragazzi, io l'ho giocati su PS1, non il primo. E il primo è un gioco che non. Questo qua, il primo è un gioco che non mi ispira per niente, ma gli altri, questo qua è bello, ragazzi. Entravi, anche solo una citazione ad Alien, guardalo qua, sembra lo xenomorfo di Alien, e sono citazioni bellissime al mondo del cinema, le citazioni horror, i livelli tipo Looney Tunes, Jack, Bugs ti sei Bunny. dimenticato di cliccare il coso lì, Cosa? il link che ti ho mandato, perché non mi risulti dai collaboratori. Ma devo cliccarci sopra? Devi cliccarci Non sopra. avevo mai vista la collaborazione, scusami. Va bene, No, va bene. tranquillo. Ma E non te lo sapevo che mandato dovevo in- confermare io. Ma non sapevo che dovevo Sì, no, appena vuoi, conferma, perché così quando poi parte Grazie per la gallina di Chloe. quando parte la premiere di stanotte, dove c'è il coso delle iscrizioni, ti spunta la lista completa, una parte della lista dove siamo. Ah, non noi. era il video che avevi pubblicato ieri, mi è arrivata una notifica che avevi pubblicato un video. Ma Sì, no. ieri ho pubblicato il video, cose. Però c'è anche quella lì, il link che ti ho mandato qua su Discord, che era riferito al fatto
Questo lo volevo prendere. della collaborazione. Legacy of Kain lo devo prendere, ragazzi. I 3 giochi li ho fatto più ore. Matteo, Io ti consiglierei... potresti trovare qualcosa di anche molto infame nella mia lista, perché non vado fiero del numero 3. Non vado fiero del numero 3. Diciamo il numero 1, Final Fantasy XIV. Sono contento, è un bellissimo gioco, ha il giusto equilibrio fra trama e avventura. È bello, sono a buon punto. Jack, anche. io ti consiglierei Darksider di più, perché Sì, Darksider lo è trovo anche scontato, bello. sì. Lì io conosco un attimino. Il secondo è Rocket League. Rocket League non mi dispiace quando ho giocato. Rocket League, ragazzi, non mi dispiace perché mi sono divertito con gli amici. Mi sono divertito, abbiamo fatto delle battaglie folli. Ma il terzo non è qualcosa di cui vado fiero, onestamente. Fortnite. Non vado fiero di aver passato tutte queste ore, quasi 800 ore. Però ero preso dalla Marvel e dei personaggi Certo, di lui Dragon Ball. ci Io, faceva ragazzi, tutta la serie sopra. dovete sapere che quando ho avuto Goku, per me era un gioco di Dragon Ball, non vedevo altro. Ci ho dedicato quella passione che dedichi. Ma che poi in realtà di quale onestamente parli? Fortnite. Io giocavo il platform, se c'è Tazza sa di cosa parlo perché ci giocavo con lui. Giocavo il platform e poi c'è Honkai, ragazzi. Honkai onestamente su 465 ore di gioco è un live service attivissimo. Io pensavo che stavi parlando di cosa? Stavi parlando di Son Wukong. Però ripeto, guardate, non lo tocco da un anno. Non ce l'ho su Wukong. Grand Theft Auto 5 mi piace, onestamente mi piace soprattutto la trama. Poi vabbè, di giochi single player si vede ovviamente la Ezio Collection di Assassin's Creed, che è un mio grande amore, questi 3 giochi con Ezio, forse Revelation un po' meno, però Persona 5 Royal, Bacio di Dama, bellissimo, il mio gioco preferito su PS4 probabilmente, bellissimo. Non vedo l'ora di portarvi prima o poi Persona 4 Golden, spero di poterlo portare. E poi Skyrim, ma Skyrim secondo me 243 ore sono anche poche. Skyrim meritava 1000 ore, quel gioco è talmente vasto, talmente bello. E Dragon Ball Xenoverse 2 è un altro gran gioco, come già detto, e mi spiace che vorrei tornarci solo perché stanno mettendo dei DLC belli, poi vedi il prezzo e ti passa la voglia, perché ci hanno fatto la saga del futuro, praticamente stanno facendo le parti di Super. Vorrei giocare le parti di Super, sono fermato a Freezer come trama, ci sono tante cose nuove. La Freezer. E ovviamente Red Dead Redemption 2 giocato 2 volte, portato 2 volte in live, 230 ore anche qua sono giuste secondo me. E PES 20, mio gioco di calcio che ho giocato di più in epoca moderna, un vero amore. E poi c'è Dark Souls Remastered, perché Dark Souls Remastered, ragazzi, non è che l'ho solo platinato, l'ho anche fatto platinare un amico, e quindi insomma abbiamo giocato, poi ci ho rigiocato, ho aiutato 3 persone, insomma diciamo 209 ore passano in fretta su quel gioco. Jessica se la fiera di te per PES. Guarda, Jessica mi hai detto che è una grande appassionata di calcio. Ma questo, sai cos'è? Ho fatto anche i trofei online, che sono un po' una faticaccia, però non è che ti chiedeva tipo diventa il numero 1 al mondo, Sta cosa c'era su un gioco di wrestling della TNA, entra nella top 10 mondiale. Oh, ragazzi, bisogna farlo, l'abbiamo fatto, e l'ho fatto. E l'ho fatto. Gioco della TNA, quello è quello TNA. per la PS3. Era 360, era TNA, e quello del 2006. Ah, Smite è un gioco che in realtà lo alternavo col PC, poi ci giocavo con una persona che giocava su console e io giocavo su PC. Io giocavo su tastiera e l'altra persona che era con me giocava su console. che poi Smite come gioco? No, 2020 c'era la carriera, io Master League, avevo fatto il mio giocatore Sephiroth, andavo in giro con questo cappelluto malvagissimo dell'Everton. era bellissimo fare queste cose. No, era veramente belli. So che gol segnato a 30 metri o più su azione, vabbè, quello ancora. Ma questo qua mi è scocciato su punizione, quanto tempo ci ho impiegato. Io non sono bravo a tirare punizioni, ragazzi, non so come ho fatto. È segnato 3 reti nella partita senza giocatore, è facile. Ma ce ne sono alcuni, veramente. Tipo questo, hai segnato 3 gol usando una strategia per calci piazzati. Che cavolo vuol dire? Non so neanche cosa vuol dire. Hai vinto un derby, beh, certo, l'Inter l'abbiamo demolita. PES 21 era bello perché era come il 20, era solo un'espansione. Hai sconfitto un avversario con almeno 2 stelle in più di te in forza in squadra, vabbè. Anche questi qua sono tranquilli. A livello superstar, devi vincere anche la difficoltà alta. Sì, si può fare. Partita locale, beh, facile. Ma questi qui iniziano ad essere per quelli. Hai partecipato, diventa un mito. Hai vinto il campionato, diventa un mito. Questa è tosta.
simulando, ho mandato Sephiroth al Barcellona, non ho giocato una partita, il Barcellona ha vinto la Champions League e il campionato, ovvio. Ragazzi, senza giocare una partita, ho simulato, fatto, bellissimo. Mi sono fissata con le auto, vinci un derby, Destruction Derby, esatto, ma lo conosci anche te, Destruction Derby, era storia. Io ripeto, il gioco online che mi dice di più disconnesso, ma non è vero, sono ancora online. Sono online, ragazzi, non fatemi dire che mi sia disconnesso, mi era scritto, è una burla di strillare, ho detto streaming disconnesso, invece non è vero, siamo online, che porco cane, ogni volta mi deve far prendere dei colpi sto streaming disconnesso, ma cosa, sono qua, e io lo adoravo Smite, peccato che ha avuto un lag, vabbè dai ci sta, un lag, c'è stato il maltempo, ieri, pioveva tutto il giorno, Persona 5 Royal, questo come già detto è un gran gioco, c'è anche su PS5, ma l'ho già visto, l'ho platinato due volte, e Mass Effect stiamo lavorando, sono 3 platini da fare, li facciamo tutti e 3 un po' alla volta, adesso cerchiamo di platinare il 2, ma non lo faccio per il platino, lo faccio perché mi piace il gioco, mancherebbe altro, so quanto adoro questo gioco, anche se questi nemici mi è sempre creato problemi mutanti. Dicevo comunque Shinkai, io sono scarso nei giochi di guida, c'era un gioco che mi piaceva, ma dovete sapere il trattamento della EA che fa per i giochi di guida, e non c'è, la EA a un certo punto te lo rimuove, te lo toglie, te lo fa sparire dal catalogo, te lo fa sparire dallo store, l'ha fatto con Grid, l'altro, quello non so se si chiama Autosport o come si chiama l'ultimo, ha tolto anche quello. Race Driver Grid per caso? Grid non è solo Grid, il mio preferito era NASCAR. Race Driver di Grid. No, è l'ultimo, aveva un nome particolare, quel Grid lì, era uno che ci giocava anche il buon Fox, quindi Sinca sa di cosa parlo. E l'ultimo, e invece mi ha tolto NASCAR, credo NASCAR 5, invece era troppo quel gioco, l'hanno rimosso completamente, ragazzi, io sono a favore e sta passando la riforma per Stop Killing Games, basta uccidere giochi. Ripeto, ma basta veramente, perché devo continuare, togliti i giochi, non dite per questo, io sono... No, Xin che ti capisco, la EA mi toglie tutti i giochi con cui mi affeziono, poi ti stacca il server, anche la 2K lo fa, anche la 2K con i giochi WWE dopo 2 anni di stacca, non puoi neanche più scaricare i personaggi. Tipo il 2024, fra pochi mesi diventa inagibile, pensate, 2024, diventa inagibile, perché lo dicono, ma basta giocare ai giochi vecchi, comprati l'ultimo, sì, 70 euro. Comprati l'ultimo. No, ma poi il fatto è che se anche, che ne so, qualcuno vuole, che ne so, provarsi un gioco vecchio. Ma perché anche il roster è diverso. Anche il roster non è è diverso. Possibile farlo. No, non è possibile. Ti dico, è quello che mi scoccia, che non hanno questo rispetto per gli appassionati di videogiochi. Non hanno abbastanza rispetto. Noi siamo amanti di videogiochi, ragazzi. Noi vogliamo... Anche i giochi vecchi ci piacciono, non perché sono vecchi, perché ci piacciono. Mi ha ricaricato, ma non ci sono più i nemici. Cosa vuol dire questo? C'è la musica di battaglia e non ci sono i nemici. Vabbè, è un bug a mio favore. No, stanno arrivando, quando volevano i giochi quanto valevano i giochi di anni fa, non si stava la rete locale, staccavano i server, ci potevi giocare con gli amici senza problemi anche 20 anni. Ma ovvio, assolutamente vero. Era una cosa bellissima. Poi anche giochi come Wolfenstein, quelli che avevano online. Wolfenstein ce n'era uno che aveva online, era bellissimo, il mio primo gioco online in assoluto su PC. Era un Wolfenstein, non mi ricordo il nome, forse era tutto Castle Wolfenstein. E mi ricordo che facevo il curatore e scattavo quando urlavano medic, neanche doctor, medic, chiedevano medic, e io facevo medic. Persona 6, mamma mia Matteo, non si sa, io speravo che negli ultimi annunci dell'anniversario rivelassero qualcosa, ma ancora niente. Hanno annunciato, cos'è, una versione di Shin Megami Tensei, non mi so quale. Tu hai preso Metaforo? No, Metaforo è bello, Metaforo non ho finito ancora, avevo fatto un pezzo, Metaforo è bello. Allora, devi sapere che a differenza di Persona, fin dall'intro del gioco saprai il villain, fin dall'intro ti presenta il villain, non ti gira attorno, non ti fa un gioco psicologico, tu sai il cattivo, tu sai chi è l'eroe, hai già e parti con questa base fantasy veramente molto stereotipata, ovviamente tutto tranne che lo stereotipo, ha dei misteri, ha degli indizi, e me esalta da morire quel gioco, e poi ha gli archetipi della fantasia,
l'eroe, il guerriero, il mago, il job system, che è bellissimo, il job system, che è un gioco, è un sistema che viene usato in tanti giochi, come Final Fantasy XIV, quello che ho portato martedì. C'è sempre il job system, vuol dire che tu, basta fare questo job, cambiamo, e cambi in corsa, non durante la battaglia, ovviamente. È un bel sistema, ma lì è troppo serio di poche parole, da lui, che ha fatto ma sai, oggi è innamorato lì, Ma no, chi è che l'ha detto? Chi è che l'ha Sinkai detto? si sente molto silenzioso, ma lì si sta preparando a recitare nei panni di Batman. Non è che cosa, è che a sto momento sto montando alcuni video per questa sera, che siccome stasera come ben sai Domani hanno. oggi è la vigilia, diciamo Sì, così. vabbè, vigilia, ho capito, non è altro. Sto caricando, cioè sto montando alcuni video e sto scaricando alcuni trailer di serie TV e roba del genere ora per il video. Ovviamente Io dico un concetto diretto alla... Di la verità, hai deciso finalmente di far felice il mondo e fare un video sulla carriera di Vampeta. Ma quando vai? Speravo io. Un interista che dà giustizia a Vampeta, il mio sogno, guarda, è la prima volta nella storia. Al massimo se mi mette a rigiocare cosa come si chiama? PES 2012 e trovo Bullet me lo porterei. Vabbè, Bullet sì, ma Bullet del 2012, che si faceva nel 2012? Dico, me lo porto nel... Ma chi si faceva Bullet era una leggenda del 2012, cavolo. No, dico, me lo porto nel... Ma sono bellissime, sì che ti piace. È molto persona e anche i confidenti, i social link, diciamola così. E io voglio portarvi il 4 invece. Sì, è concentrato, ragazzi, ma io lo apprezzo. Infatti cerco di non rompergli le scatole neanch'io, perché silenziosamente sta facendo un lavoro che gli serve per il canale. Ovvio che anch'io, che sono molto giocoso, oggi cerco di non punzecchiarlo abbastanza perché non voglio disturbarlo. Dio. Tanto sono già contento perché gli ho detto vieni in vocale, ho detto sì, poteva dirmi no ma c'ho da fare, ma ha detto sì, ma io devo dire che comunque è una bellissima cosa. No, ma poi il fatto è che ora c'è il penultimo, quello là sui personaggi delle creepypasta, che mi manca solamente una parte. Che paura, le creepypasta! Dove metterlo, dove caricarlo. Poi un'altra in cui metto solo gli audio, in cui parlo delle creepypasta in generale, ovvero delle 5 creepypasta che ho dato più le menzioni d'onore. E creerai la creepypasta fariano. Dove poi c'ho quella là delle spaghetti. serie poi c'ho quella lì delle serie TV horror, e per ultimo il mio video per eccellenza, oltre a quello dove collabora anche tu Jack, faccio un video in cui parlo completamente di Slenderman, ovvero della storia dello Slenderman dalla sua nascita fino ad oggi. Sì. Quindi Che poi tu sai che lo Slenderman non era nato come Slenderman, ma era una leggenda, penso, dell'est Europa, su cui poi era no, no? allora lo Slenderman Lo è Vodnicchia, nato si chiama come Vodnicchia. come personaggio creato per un concorso. Sì, ma prima ancora, ma era ispirato È stato ispirato da figure, diciamo così, Sì, figure dell'est del Europa. folklore, come il Baba Yaga, come e anche l'uomo Vodnicchia, nero, credo e Vodnicchia credo come che- si chiama, che è una figura senza volto. Interessantissimo. Il 4 ci sarà un bel remake, sì, però esce nel 2027, mi spiace sta cosa che arriverà così tardi, io speravo arrivasse nel 2027, ma io tanto gioco il Golden, ragazzi, il Golden è sempre bello, tra l'altro l'avevano tradotto in italiano anche quello, quindi non vi preoccupate, la traduzione in italiano su Persona 4 ce l'ha, anche il Golden, però sì, a sto punto aspetta il remake, va bene. Oh, ma sono morto di nuovo, quanto muoio oggi? Ragazzi, è la penultima missione, è inevitabile. Queste ti menano. Comunque Xingai, se tu poi stanotte sei ancora sveglia, per mezzanotte passa un attimo sul mio canale, perché ci sarà il Jack che parla sul Sì, mio c'è che canale. parla non in diretta, io sarò sotto le coperte. Beh sì, no, beh, dovete sapere che... Ma non così- so se potevi dirlo così, domani sai. sera, A mezzanotte Oggi che è? sai che io ti penserò. oggi è giovedì, non so se domani sera su Italia 1 c'è coso, c'è la sposa cadavere
e Nightmare Before Christmas. Ma io mi vedo un film di Fulci che l'ho sospeso, ma... Ci sarebbe un film accanto al cimitero. Ci sarebbe un film perfetto per te che te lo potessi guardare. Ma io non guardo la TV italiana, come ti ho detto, a parte che non ho neanche... No, un film italiano. Ma è Fulci, che cos'è? È un film italiano, è Fulci. Fulci è una regista italiana, Sì, eccetera. ma io te ne direi uno. Ma se che- voglio vedermi quello lì, ce l'ho lì pronto per la visione. Io no? ti dico solamente la prima parte del titolo di sto film. Cannibal. No, perché schifo di film, l'ho già visto. Che schifo. Ma che schifo. Ma che schifo. Ma tu sai che il videogioco The Forest e proprio quel film hanno molte similitudini in comune. No, non lo sapevo, onestamente, non lo sapevo. Perché non ho mai giocato a The Forest. Però ripeto, una cosa di quel film che non mi piace è che è stato fatto del male a una tartaruga. Io ragazzi sta cosa non la posso tollerare, mi spiace, ma solo per il fatto che una povera tartaruga ha fatto una brutta fine, Cannibal io all'anniversario. non accetterò mai. bellissimo. Non accetterò mai. Io visto che siamo a all'Allo, mi sarà bello vedere Jack a mezzanotte. mezzanotte. Vedere Jack da mezzanotte si autoavvia alla live e inizia a dire Sì. quanto le scene sul tavolino. Ma Sì, era ma sì, che hai tanto detto così sembra una cosa bruttissima. Ovviamente sbattere nel senso di sollevare e scaramentare. Oh, Devo potenza, sbattere- Claire Redfield. Devo sbattere scene sul tavolino. Sì, questa cosa qua sembra una Becchiamo frase. Becchiamo Jack 5 minuti dopo che fa il selvaggio con una povera scena. No, mi dissocio, ho 10 anni, cioè, non lo so, mi dissocio. Con Sherry che dice sì, signor Jack, che cosa Allora, sta ma facendo?" Sherry, a me non serve sul tavolino, Sherry, mi serve questa scena graziosa. Immaginate questo quadro quasi poetico di io che sono Claire, che vedo che sono circolato da zombie, e dico Cher, avanti, avanti, ma ci sono gli zombie, avanti, avanti, ma ci sono gli zombie, vai, vai, e gli zombie, cerco di cercare lei, e io scappo. Jack, sei proprio un pezzo di merda. Cioè, avete presente cos'è il diversivo? Ragazzi, qua è roba da marine, Il diversivo è tipo... roba da marine. È roba diversivo, da marine. è un po' come tipo ci sono gli squali e sei su una barca che sei in difficoltà, ci guarda gli squali, ci pigli una persona parecchio invitante, dall'aspetto fisico invitante, e lo butti giù e gli squali si invitano a piacere con quella persona, ma non sarebbe una cosa così... Sì, è abbastanza non positiva, però No, ripeto, anzi, ora quanti che ne ci salvi? penso bene, Quanti ne salvi? Jack, ora che ci penso bene, mi sa che cosa che The Forest è lettera, potrebbe essere tranquillamente la trasposizione proprio di quel film fatto a videogioco, sa perché? Perché c'è un punto in cui noi per concludere un progetto su sto gioco dobbiamo far fuori una tartaruga. No! No, non lo giocherò mai! Non lo giocherò mai, ragazzi, tutto ma non la tartaruga, mi prego. È proprio una dei... Serve, Jack, serve. Se tu vuoi metti dell'acqua potabile e non avere il cagone per tutto il gioco, Ma le lo tartarughe... devi fare. Non lo so, non giocherò devi mai quel fare. gioco, le tartarughe no, mi prego. Ma Ma perché piccoline. non ci sono alcuni punti in cui dobbiamo far fuori anche i bambi e I? i coniglietti per fare i bambi? Vabbè, conigli, ragazzi, nei giochi di anche. Non faccio il moralista, anche per te. Questo è Boia! le tartarughe, Va sempre tutto male, infatti sono ma i morto. conigli devono morire. Vabbè, ragazzi, non è quello il punto. Ah, va. Non è quello il Ah. punto. Ripeto, qualsiasi gioco che ha la caccia, specialmente se ti metti nei panni, che ne so, di Connor, il protagonista di Assassin's Creed 3, è ovvio che deve far fuori il coniglio, perché? Perché così mangia lui, mangia la sua famiglia e mangiano un sacco di persone. È brutto, però ragazzi è sopravvivenza. In quei giochi lì, anche Red Dead. Anche far fuori una cosa io. La tartaruga non è un cibo, poi a Faust. Non è un cibo. Secondo te il costo di È un tartaruga carapace! uno- È un carapace! C'è la roba lì! Sì. No, non è proprio così! Cioè, sì, no, io sembro molto fatalista, ma il fatto è che veramente la tartaruga è un carapace! Il tartaruga non va bene, quindi è ovvio che devi farlo fuori.
concetti di ciò che sono uno spasso. Xingai, porca miseria, non ti ci mettere anche tu. C'ha ragione però Xinkai, c'ha ragione. In coso, in paesi come l'Indonesia, ma anche in Africa, ad esempio, le tartarughe ci fanno il brodo. No, Ci vera, fanno il vera sta brodo cosa. di tartaruga. Ho capito. Ed è bello, ma tartaruga dentro al coso, dentro al Caravaggio, porca miseria. Sì, io Sì, ti Leo, me ricordi lo di ricordo, Rayman. però non ne parliamo adesso. Chissà perché ho Ragazzi, scritto la così, ho carne- pensato alla canzone di Gary Halloween, It's La Raining carne Man. Alleluia. è comunque carne, anzi, di più sarebbe pesce. Fa schifo, piccolina, cosa ti sfami? Non ti sfami neanche. Voglia, Faust, io ho bisogno di mangiarmi una bella pizza, che cavolo, non tutta tartarughina. Vediamo. Piccolina. No, ti prego, non voglio saperlo, guarda. So che è vero, so che è vero. Scusami, oggi ho scelto l'ignoranza, oggi no. È che i coniglietti, ripeto, è vero, sono carini, vedi quei coniglietti in realtà che fanno pi con le orecchie e tu sei lì che gli sorridi e pigli l'arco, BAM! Povero coniglietto, no, mi spiace. Ripeto, però, ripeto, in quei casi lì è sopravvivenza. Lo so, è terribile. Non è una giustificazione. Come ti avevo detto io, Jack. Ci credo, ma ti Esiste. credo! Ma ti credo, ma non è che non ci credo, ma perché non dovrei crederti? In tempi passati, diffusa in Inghilterra e New Orleans. Inghilterra! New Orleans, no, New Orleans! C'hanno la baia! New Orleans era la città dove buttavano quelli che gli stavano poco simpatici nel Bayeux, nella Guadalupe. Non mi toccare New Orleans. Io adoro New Orleans, tranquillo, non ne parlo mai. Ma io non parlerò mai male di New Orleans, ma ci mancherebbe altro. Sax e voodoo, per me basta e avanza. Beh, Sax A sicuro mi parte che piace. lì, a parte che lì i tre quarti delle volte Sul voodoo non voglio dire nulla di male prima che offendo qualcuno e mi trovo strane paglie col mio spettro. Quindi non voglio dire. che vuoi dire sul voodoo? No, non dico nulla, guarda. Non dico nulla. No, ora voglio. No, nulla. Non ho opinioni, non ho opinioni. no, Sono innocente io, non ho opinioni. Non Io faccio... cerco è peggiorato dall'ultima volta che sono entrato a Vieni, infatti ti aiuto a fare editing e lasciamo questa live. Aspetta un attimo, Xime, io voglio dire che cosa hai con del voodoo? No, nulla! Fa un po' paura, posso dire solo quello, fa un po' paura, un po' scary, come dire, un po' scary, cioè, tipo, sarà, ho visto purtroppo quei film dove ci sono quelle persone che usano le bambole. Grazie alla fava che te se frega! Grazie alla fava che te se frega! Il voodoo e la magia nera africana sono la stessa identica cosa. Ho Visto capito, considerato. ma immaginati che sei abituato a vedere questi bambini che tipo abbracciano il loro sacchiotto. No, invece questi abbracciano il loro sacchiotto e poi lo pugnalano pensando di far male a una persona. Fa paura sta cosa, fa paura, ragazzi. A me no, mi potevi indicare un sacco di gente che mi sta sulle palle. Ho capito, però fa Mi avete paura. fatto soffrire, Ma non ha la legge. Ti spiego, il problema è che il voodoo, a differenza, che ne so, della classica legge delle streghe, tutto ciò che fai ti ritorna indietro 3 volte, la famosa legge del 3, che usano le streghe, e ho scoperto che molte persone sono streghe, anche cantanti, attrici. Veramente non sto scherzando, è una notizia che fanno, cioè, si dichiarano automaticamente, magari anche, che ne so, curandero e curatore, non è una roba così orrenda, non puoi immaginare, curandero e curatore, non è una cosa però ripeto, cioè, a me fa paura perché io ripeto, ogni cosa che non c'è dietro una legge karmica che non ti dice se fai del male a qualcuno poi ti torna indietro, a me non va più. Sì, ma manco anche il fatto che tu non fai mai niente e ti vedi una roba ne vale per colpa di una persona. Anche di 20 persone, nella vita Io è così. personalmente se trovassi la possibilità di farla pagare a chi di dovere, la farei pagare, minchia. Ma io guarda, ho subito tante cose brutte, ma onestamente non ho mai pensato alla vendetta. La vendetta alla fine ti mette sullo stesso livello della persona che vuoi evitare. No, se fai come il Conte di Montecristo, no. Ma il Conte di Montecristo aveva degli ideali incredibili, era una leggenda. Se lo fai come il Conte di Montecristo, no. Perché il Conte di Montecristo... Vabbè, io adoro il Conte di Montecristo. Aveva un'ottima cosa per vendicarsi. Ti hanno rovinato la vita. Ma lo so, è una delle storie più epiche e belle da leggere. Domani alle 12 presentazione di Lucianone Spalletti, grande Spalletti. Sono contento, dai, di rivederlo ad alti livelli, dai. Sono
sono contento, Spadelli. Fa piacere, Simo, fa molto piacere. Ma ripeto, io non ho nulla, ripeto, non sto dicendo, io non ho nulla contro Guru. Sto solo dicendo che sono uno che preferisce sempre quando c'è una sorta di legge del karma dietro a una Cioè, ma pratica. invece di utilizzare la pistola, perché non utilizzi il C'hai fucile? ragione anche te. Ogni volta che me lo dici però muoio e torno al mio coso. Perché non ci arriva la distanza? Ma se sei vicino, una fucilata li ammazza. Fucilata. Ci sono, sparano in tutte le direzioni sti simpaticoni. Comunque, questa missione è tosta, però è di trama, Cioè, ma anche da noi c'è che qua in Sicilia, ad esempio, ci sono le cosiddette mavare. Ma Cioè, ci te lo può sono, dire anche in Xingu. Piemonte e molte sono anche legate alla tradizione cristiana, ci sono. No, da noi ci sono le cose. Non fare mai del male a una di queste, una mavara, perché sei sicuro che ti rovina la vita. Onestamente ci credo. Seconda cosa. Ma cos'è una mavara? Non praticamente la fattucchiera. Vabbè, ovvio. La fattucchiera. Vabbè, ovvio, ma te la vai a cercare, gli vai a dire... No, ma "Ehi!" un'altra cosa. Non portare mai oggetti di metallo come forbici dove lavori, perché stai sicuro che ti fa cosa? Ma non portartele da casa non ha senso, te le compri sul No, lavoro. oltre quello, ma c'è anche il fatto che molte delle volte si dice che portare questi tipi di oggetti ti porta a cose, diciamo così, brutte, e soprattutto qua in Sicilia il fatto di tenere forbici, forbicette, spilli o cose simili presso, Beh, anche diciamo per così, ti porta non delle cose belle, ecco. Beh, comunque è anche comprensibile perché roba puntita ti può ferire, è ovvio. Secondo me è anche Ma una... non solo quello, proprio è cosa di sfortuna, cioè è come quando Vabbè, da noi ad esempio si se dice tu- sta cosa che non bisogna mai regalare l'olio a un'altra persona, nella tradizione delle nonne, diciamo. Mai regalare l'olio. No, lo sai, e poi un'altra cosa che qua in Sicilia, non so se da voi lo fanno, ma qui in Sicilia succede. Per capire se una persona è malocchio, bisogna mettere un piatto davanti alla persona, e se non mi sbaglio dentro a questa cosa ci devi mettere l'acqua prima, mi sembra, e poi l'olio. Se l'olio inizia a fare non dico dei grumi, ma inizia a fare come delle specie di cessi, Si lega, sì, quando l'olio si lega. Sì. praticamente dice che... Sì, l'avevo sentita sta che- cosa, sì, no, ma ci credo, ma onestamente ci credo, perché vi spiego, vengo da una famiglia dove con mio nonno ho visto ogni singola cosa che potevo vedere, cioè dove il paranormale è la normalità, e non perché lei faceva vedi nulla. che Xingai te l'ha detto? Ma non perché lei faceva qualcosa, perché lei conosceva gente, ha conosciuto di tutto, guarda. Ha visto delle cose, ho visto delle cose che, ragazzi, non ci credi se non le vedi, e quando le vedi... Dico Jack, lo vedi che te l'ha detto anche Xingai? Ma ci credo, ma assolutamente, sì. Da noi è se passi sotto come si chiama? Se passi sotto sotto le scale, rompi gli specchi, Rompi gli specchi è famoso. e mi sembra un'altra cosa, 7 anni di... e su quasi 7 anni di disgrazia. Poi Grazie Leonardo! Grazie mille, si chiama quando missione. c'hai Un abbraccio a te, Leonardo. C'hai un amico che si è comprato un mezzo nuovo. Nemico? Un amico, mica il amico. boss dei videogiochi, il nemico. Perché... No, un amico che si è comprato un mezzo nuovo, che sia un'auto, che sia un camion, Qual è questa regola? o che sia qualsiasi cosa, bisogna regalargli un portachiave a forma di corno. Ah, vabbè, da noi non c'è sta cosa. Da noi non c'è sta No, cosa. da noi invece sì.
Anzi, ti sputano in faccia se gli regali un No, cornetto. si dice che regalandogli il coso, come si chiama questo corno rosso a questa persona, lo proteggi dal malocchio e diciamo così anche dalle male lingue, perché molte delle volte Sì, quando uno compra una macchina nuova le malelingue girano sempre, è vera sta cosa, È vera, È vera, tutti invidiosi. Ma c'è la macchina, perché ha speso quei soldi? Ma che cavolo ne so, sono mica le tue tasche. Sono mica le tue tasche, ognuno fa quello che vuole con i suoi soldi. Giustamente. No, ma oltre a questo, come ti ho detto, c'è anche il fatto che, come ti ho detto... Ma non c'è tipo regalare una gif di Vampeta che ride, portafortuna. Cioè, io ragazzi gli faccio un grande portafortuna, vi metto della collana. Vampeta che ride. Se non ricordavo a cosa serviva, in base a come girava, capivo, forse per sapere se ti sposi. Quello è la divinazione, ci sono tanti modi di divinazione. Io devo dire robe... Alla fine ho dovuto leggere robe. Io mi ricordo, rispondendo a Xinai, io mi ricordo che c'era una cosa che mi ha imparato mia mamma tempo fa, ovvero premere dove c'è il come si chiama, l'attaccatura del polso, che se tu premevi e ti uscivano quelle che sembravano delle piccole bolle sottocutanee, non è la cosa brutta, questo è chiaro. Sono incinta! La dimostrazione del mio polso dice che sono incinta. Che ci posso fare? No, ho già un po' di pace in effetti. Che sei deficiente. No, dalle nostre parti, proprio si indicava quanti figli avresti avuto. Come cosa anche per i bambini era caruccio. Quindi era una cosa buona se si fumavano delle bombe. Quindi, sì. Ma vale anche farsi fare prese da Chuck Norris se ti spuntano delle bolle. Anche Chuck Norris ha le arti marziali. Ti lascia i segni. Sei proprio ragazzi, è ufficiale, Lio per far sviluppare la sua fortuna andrà da Ryback, un ex lottatore lì, e lo sfiderà. Voglio vedere se sei capace di toccare. Basta. Adesso Ryback. Vediamo Lio tutto acciaccato. Sono andato da Ryback che mi ha preso a sperle. Ma almeno c'è un po' di fortuna. No, basta. Già ne parliamo con Xingari. Chiamiamo quelli di YouTube, ti facciamo licenziare perché o va da Goldberg e glielo chiama Gilberg. Comunque ti mancano 22 minuti. Spero di fare in tempo fino a sta missione, che bellina. Anche perché abbiamo incontrato quello Get buono, cioè, peggiorato guarda, sono così felice oggi di esserci, perché dopo ieri ero veramente preoccupato, non mi piaceva ieri stare così male. Cioè veramente ieri volevo essere qua con voi, ma non potevo. Singay, se la volta scorsa che stavamo giocando che stava giocando a Astrobot, ha menato senza motivo il muro, solo perché come ho fatto una chop, ragazzi, non fa male, non do i pugni, mi spaccherei è una chop. Se l'è preso con il povero muro. Ma il muro è duro, perché il muro mica si offende. Pure il muro mi ha chiamato Vincenzo, mi ha detto perché Jack mi ha picchiato, perché ne so signor Muro, se c'è più cattivo è colpa mia. Ma il muro conosce tutti i miei segreti, il muro è il compagno d'avventure, dai. Poi è vero che è stato tempo fa, come Dio gli ha fatto partire il sound che l'ha fatto saltare all'aria, ha staccato la chiamata mentre parlavo io con lui, quindi era perché è venuto mal in testa forte, perché mi ha preso, cioè, per togliere il suono. Ormai purtroppo il suono era già finito. Io con sto mal di testa è debilitante, quindi purtroppo è una cosa seria. A volte devo veramente staccare per questo dolore, perché è veramente terribile. Ma non sto scherzando, un dolore troppo forte. Si cerca qualsiasi soluzione, anche provvisoria, che possa farti sentire un po' meglio.
Ah, di nuovo si è chiuso il bunker. Vabbè, vado in giro fucilati. Ma di testa ti capisco. Ma perché proprio è debilitante. Ci sono tante cose che non riesco neanche a scrivere. Io sapete che sto cercando di scrivere un romanzo, volevo finirlo per dicembre. No, sono bloccato, non so stare concentrato, è terribile. Io che sono abituato a stare concentrato per ore, non riesco a concentrarmi per più di 10 minuti su un argomento. È terribile. Esatto, è come se volessi fare 1000 cose insieme, che non è una cosa da me, perché so già che non ce la faccio a fare 1000 cose insieme. Voglio fare una cosa e fatta bene, che per me è importante. Sì, guarda, a me è una cosa che mi è successa. Mi è preso dolore al mal di testa, c'avevo il dolore dentro, stavo facendo il bazzino. Per una settimana in qualcosa, finché non sono andato dal dentista, prendevo azzichetanza, come si dice da noi nostri. Azzichetanza, cioè continuo, prendevo il coso, come si chiama, una suppostona grossa come il Titanic. No, il coso, come si chiama? Grazie Xinca, sono felice di questo lavoro che sto facendo. Sono felice, mi piace la storia. Nokia, ok. Prendevi i tocchi di che? Alla scuola mia. E questo non è una battuta, Jack, è successo veramente. Hanno beccato dei ragazzini. E io dico, ma questi avevano problemi gravi, che letteralmente si tiravano di naso. No, non diciamolo. Non parliamo di dolore ai denti lì, se rompi il braccio dovresti meno che me. Ho sentito che No, allora non è. Ti giuro, Jack, facevano. Si tiravano l'occhi. Io quando me l'hanno raccontato ho detto no, ma non si può essere così deficienti da fare sta cosa. Invece succedeva veramente, dicendo i professori, i maestri là delle scuole medie li hanno beccati nei bagni che si facevano di occhi. Dice ma non gli occhi ti fa sentire bene. Rincoglioniti del cazzo, si prende per acqua, non per coso, per naso, bivili. Jack il laser. È finita la missione, sono già al finale. Ma se ancora stai. Ah no, sono io che sto indietro con la live. Non è colpa tua. Comunque grazie. Io più che altro Xin che ci metto tanto amore per quei personaggi, mi piace quell'ambientazione, proprio. Oh, sarà bellissima. Sentiamo cosa dicono. Non dimmi che c'è una scena importante. Un Geth intatto. Ho preso un Geth e non è cattivo. We'll have to disagree on that, man. Giacomo. I saw enough of these things I need in Prime. Gettiamo nello spazio. No, è carino, dai, vuoi dare un bacino al Geth, dai, poverino. Anche lì io gli darebbe un bacino in testa al Geth, dai, carino. Io ancora devo giocare Mass Effect 2. Fammi finire prima Mass Effect 1 e poi la Trophy, maybe? Sì. Però dai un bacino sul Geth, che la testa del Geth glielo daresti. Trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. C'è mio papà che litiga con mio fratello. Ci ha aiutati, esatto. Vedi, lei vuole parlarci insieme, vuole fare amicizia. È la specie che ci sta sterminando da tanto tempo, ma ne vogliamo bene lo stesso. Miranda ce lo sconsiglia. Allora Miranda, fidati di me. Non fidarti, fidati lo stesso. Voglio parlargli. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up and Interrogarlo. interrogate it. Con quello degli occhi. Amici o nemici? Ottiene tecnologia Geth. Oh, ci siamo. E lui dice basta nei proiettili. Ma Jacob, basta! Con le soluzioni. For your recommendations. I've made my decision. Esatto. Tali's gonna freak when she hears about this. Sì, Tali, ti presento un Geth. E le scappa. Tali, ti presento un Geth. Aspetta, si chiudono in una stanza e iniziano a fare. No, non stavo pensando a quello. 2-3-2-2-0. Fa attenzione, non abbiamo scelto. IFF Cavolo, lo colleghiamo alla rete, una roba che può controllare la rete, lo attacchiamo alla rete. Understood, Shepard. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. Però è utile perché ci potrà salvare. Infatti noi la prossima missione che facciamo sarà la lealtà del Geth e poi dopo partirà la missione finale automaticamente. Non potremo più fuggire dalla missione finale. Eroe, sì, che grande eroe proprio. Però ripeto, è una cosa carina. Credo di aver fatto una cavolata, Jack. Tu?
Penso di aver fatto una cavolata. Perché Come? ieri mi sono preso le Pringles alla Gusto Pizza. Bruttissime. Al gusto pizza fanno schifo, quindi? No, è che quelle al gusto pizza non mi piacciono. Quelle al gusto formaggio sono peggio di peggio. Forse le uniche che si salvano sono quelle là al gusto al bacon, che già le ho assaggiate, e quelle alla cipolla. Solamente che quelle alla cipolla non c'erano e quelle al bacon nemmeno, quindi ho dovuto passare su quello lì. Cosa devo fare per parlare col Get? Sono emozionato, voglio andare a trovare l'amico Get. Abbiamo fatto amicizia con un nemico. Il grande sogno di tutti. Allora, dov'è il Get? Get disattivato, ponti dell'equipaggiamento. Andiamo a divertirci. No, mi è disconnesso. Allora non è cosa, perché No, è c'è ripartita. la live che È sta ripartita. No, ci sono. Che paura. Che paura, ragazzi, non so perché mi ha fatto sto scherzo. Che paura, pensavo di essere caduto. Non so perché mi fa sti scherzi oggi. Riavvierò la connessione dopo. Non so perché scherzo mi ha fatto. Che paura, ragazzi, pensavo fosse caduta. Che paura, veramente. Proprio adesso che siamo al gran finale. Presidente? Siamo Presidente, esatto. Ma tu mi sentivi lì però per tutto il tempo, no? Io ti sentivo, però c'era la live che... Sì, ho visto, la live era crashata, sì. Vi attiverò il Get. Facciamo sto discorso e poi per oggi chiudiamo. Comunque che stavo dicendo prima, Jack, che cosa stavo dicendo prima? No, ma tu tranquillamente hai solamente fatto fuori l'intero popolo mandando a schiantare un asteroide su una... mi è scivolata la... per salvarci dai razziatori. Hai detto il motivo, non è che l'ho fatto perché non sapevo cosa fare, mi stavo annoiando. Non è che ho scocchiato le dita. Non è che ti stavi annoiando. Hai ammazzato solo una, che questa qui. Potevo avvertirli, ma non avevo voglia di parlare in radio. Ero timido quel giorno lì. Bello. Prova a dirlo a quelli là che sono morti. Mi sa che nel 3 si arrabbieranno tanto. Siccome ero timido penso che nel 3 non saranno molto felici di quello che ho fatto. Can you understand me? Un attimino che abbiamo il discorso col Get. No. You said my name aboard the Reaper. Ci siamo già incontrati? Ma loro non condividono la stessa I mean, I've coscienza. bought a lot of Geth. We have never met. No, you and I haven't. But I've met Ho other incontrato Geth. altri Get. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepard, Commander, Alliance, Human, fought heretics, killed by collectors. Siamo tutti Get. Scusa, ma sei un casino per te. Si sente un rumore fortissimo. È mio papà che siccome ogni sera viene un amico suo a bere la grappa con lui, quindi... Machine. Non è un brutto You passatempo. mean the Reaper? Reaper. No, ma tu cioè, se tu vieni un giorno di questa a casa mia, la sera ti diverti, cioè ci sono discorsi degni di Ma noi. ti credo sulla parola. Sui mezzi agricoli e roba del genere. Io non me intendo, però sono super cose carine. Allora, chi ho affrontato? What do you mean, heretics? Eretici. Geth build our own future. The heretics ask Eretici. Siamo noi eretici. They are no longer No, non sono loro. Non sono altri Get. studying the old machines. È bella sta storia. L'hardware dell'antica macchina. Protezione. Io adesso voglio sbloccare la sua Lo sai dove potrebbe essere sta cosa qui, fatto degli eretici? Nel primo nel primo Mass Effect c'è un punto in cui parlano di... Ma poi ancora sta cadendo la connessione, scusami. No, c'è. Sono preso con... Guardatemi ragazzi, mi sta crescendo. Lì io, guarda, chiudo Discord per cercare di avere le più no, non posso, dai, voglio rimanere fino alla fine con te. So you aren't allied with the Reapers. Sperami bene che Tranquillo, Jack, ti dico io se stacca la live. Ho visto io che stava calando la gara. Shepard Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. Cavolo, ma strano. Io non coopero, io comando. Però è bella sta frase. Io non coopero, io comando. You want to follow my orders? Say so. Clearly. Otherwise, Esatto, I'll staccherò subito la batteria. We will follow Seguiremo i tuoi comandi. Good. Now what Bello. else?
Get. I mean, specifically. Oggi ti va male. Non so, è strano. Devo staccare la connessione e riattaccarla, ma lo faccio dopo dopo la live. Tanto 2 minuti e Ma stacco. penso che sia magari per il fatto che lì da te sta facendo brutto tempo. Ieri, oggi è bello. Ma ieri. No, qualche volta Il mio nome è Legione quando poiché siamo in fa- molti. Bella la frase. That seems Legione è il nome appropriate. giusto. Bibbia cristiana, il Vangelo di Gospel of Marco. Mark, chapter 5, verse Visto? 9. We acknowledge that this is cose an come si appropriate chiama dicendo, quando Gesù incontrò quell'uomo con i cosi, con dei demoni all'interno Diceva noi siamo e Legione. poi li ha Sì. mandati nel branco di porci che si è Sì, buttato sì, dalle esatto, schiere. esatto. exchange of data. Che poi sta cosa qui l'hanno utilizzata questa idea anche, lo sai dove? Da tante parti. Sai nel film quello dei supereroi con Bruce Willis, Did che you c'è find anything l'attore useful? quello We con were tante sent to be bold personalità machine to all'interno? preserve Sì, Death's sì. future. C'è Ah, un bellissimo quel punto- personaggio. C'è un punto in cui lui dice, a parte anche lo dice in You would Ghost call it a Rider, virus. dice la It is frase stored on a data core provided tu by chi sei? Sovereign. Lui fa noi siamo Over time, Legione the perché virus siamo will in change tanti us, dentro di lui. make us Sì, è una believe frase that the famosa. origin of the old machines is correct. Il virus si cioè, cambierà. per me quel personaggio No, this lì, thing quello lì con le tante personalità Era il diverse. film su di lui, Split, We era will molto provide bello. coordinates. Un attimo, perché siamo in una A me scena sì. importante, scusami. Li fermeremo. Va bene. I won't let them brainwash your race. Non faranno lavaggio del Especially cervello to a tua worship specie. Reapers. You have my Non word. per venerare il razziatore, We mia will parola. begin preparations. È Io mi fortissimo. chiedo una cosa, Jack, e se dopo questa cosa, dopo questa cioè dopo Mass Effect 2 Ci sarà i Mass Effect gate 3. in Mass Effect 3 i gate diventano parte della cittadella come è successo Purtroppo con no, gli umani? purtroppo no. È un caso raro avere uno come lui. È un caso raro, ma purtroppo la maggior Vabbè, picchezza era sempre nemici. conta che lì hanno avuto, cioè nella cittadella c'hanno i cosi, gli alieni, quelli che sembrano meduse È vero. Vabbè, ragazzi, devo andare in chiusura perché a parte che è l'orario giusto, ma poi soprattutto perché non vedo dove staccare e riattaccare la connessione perché qua non va bene se continua a disconnettersi, non va per niente bene. Vi ringrazio, grazie Xinkai, che è bello rivederti. Lunedì ci sarai Xinkai, tornerai a fare diretta lunedì? Mi piacerebbe, però ovviamente hai Jack, quei un'altra tempi. cosa, ricordati dopo che riattacchi la cosa, la connessione, ricordati di andare su Discord e Disc nella link l'ho cosa già di cliccato, cliccare- è già a posto, mi ha detto ok, l'ho cliccato, ho già cliccato, ho fatto tutto. No, così, no, dico così non ti fa poi i problemi quando sarà di sta cosa qui. Ma no, Cioè, ma non certo, ti ma ci fa- mancherebbe altro, anzi, tranquillo, tranquillo. Grazie a tutti ragazzi, ci sono state belle discussioni oggi, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di fattucchiere, tanti bei argomenti e tante cose che ho imparato oggi, che non sapevo, la mia ignoranza... adesso me lo segno, ok, va bene. Grazie mille, mi piace, apprezzato. Di nulla, figurati Jack, è sempre un piacere però fare una live questa sera. Che bella notizia. Ah, la sera. Ma quando è che hai iniziato la sera? Mi sono perso le serate. A che Il ora la manga fai? di Cloverfield, ma che sono pazzi. Project 05. Va bello. Va bene, allora fai un po' di serate. Ok, capito. Vabbè, dai, la sera va bene lo stesso. Mi metto una bella maglia e ti seguo come riesco. Fino alle 11 ce la faccio. Poi dopo le 11 però capo, ma fino alle 11 ce la faccio. Ok, il medico mi ha detto che posso rifarle senza sforzarmi. Va bene, c'hai ragione, va bene. Ah, da oggi inizio. Oh, no, non mi sono perso nulla. Grazie, Cinque, che bella notizia. Oh, fa piacere sapere che sei tornata. Fa piacere. Poi dato Assassin's Creed può aspettare. Grazie di cuore, Cinque, per la compagnia. Mi hai fatto bene a dirmelo, così stasera vengo a trovarti, con piacere. E niente, ringrazio Leo tutto il tempo, ringrazio Diamond. Ciao che a è stato qui tutti, con noi. grazie ancora a te Jack per l'aiuto che mi stai dando. Ora io dopo inizio a registrare le altre parti e poi penso per stasera di riuscire a farcela, sperando Sto che riesca sforando a le farcela. 7. Ok, va bene, grazie mille. Ciao, grazie ancora. Domani vi Ciao, porto ciao. Xinkai, sai cosa porto domani? Medieval 1.
ovvero un gioco PS1 con Sir Daniel Fortesque. Domani, mi dispiace Jake, ma domani devo essere in live. Ma con no, te. sì, No. ci sei domani, tranquillo, ci sto a posto. Non ti posso lasciare da solo. No, ma vi va bene, è un gioco in cui si se può dai parlare, un anche perché teschio. la tua conoscenza, va bene, no, assolutamente. No, io lo vogliamo domani, con l'IOS, assolutamente, ci mancherebbe altro. Ciao!